Amici, un saluto da Jack Non e Max, l'intrattenitore che vi tiene per ore. Con me c'è il mitico Leo The Wolf. E niente, oggi Buonasera a tutti. ho avuto dei problemi, grazie a Dio per essere con me. Ho avuto dei problemi legati alla capture, no, alla capture card, al cavo HDMI. Incredibile, infatti adesso ho cercato di pulirlo bene. Oggi vi spiego il nostro grande obiettivo un attimo, Leonardo, non è ancora partita ufficialmente. Ok, perfetto, ora posso dire. Sono in live. Ok, perfetto. Allora, detto questo, dobbiamo fare oggi Claire A e vedere dei tanti segreti. Leonardo, fra poco funzionerà la musica e tutti i sound. Dammi solo un attimo di tempo che. Sai, sentendo la voce, sentendo la parola Cleira, Un Claire anno mi ha A. se ne esce fatto quell'anno dopo. Cleira, Sì. mi ha fatto venire in mente una creepypasta Ah ah. di qualche tempo fa che andava a citare però un evento tragico avvenuto veramente, Un evento della. ovvero un evento tragico Ah. avvenuto veramente. Che se n'era parlato, che era una cosa successa in America, se n'era parlato molto. E c'era questo videogioco che poi non era un videogioco, penso che era una cosa, sai, una cosa, un'animazione fatta così, in cui si parlava della protagonista di questa storia Sì. che aveva proprio il nome Claire e Ah. veniva indicata su sto videogioco come un personaggio, sai, stile Pokémon o roba del Sì. genere, Sì. e veniva conosciuta come Claire A. Ma pensa a Quindi te. poi da lì poi è iniziata tutta una storia che parlava di omicidi, Beh, deve cose. essere una bella creepypasta, ma me la passi magari in privato. Comunque, allora, ragazzi, lasciamo l'intro, è l'intro di base, quella che ti presenta il gioco, ma in realtà penso che possiamo saltarla, perché non perché sono un animale io, anche per quello, ma soprattutto perché passa il tempo, perciò diciamo che noi cerchiamo di essere il più veloci possibili se vogliamo ottenere risultati in questo gioco. Perciò, tanto ve lo racconto, fanno vedere gli eventi. L'avete visto nella run precedente. Non so se si possono saltare queste scene animate. Sì, forse anche queste posso saltare. Va bene, si va e si va. Allora, io devo schivare tutti, non devo prendere proiettili, altrimenti lo zombie non si spawna. Non devo prendere il lanciagranate, non prendo che è la balestra, scusatemi. Non prendo un cavolo di roba utile. Ciao. Sarete contenti a vedermi schivare roba come se non ci fosse un domani. Questo è un gameplay da pro, un gameplay vero da professionisti, guarda. Devi fare una sorta di blind run però Bravo, senza, Jack. senza niente. Eh sì, non intera ovviamente. Come sai, sarebbe impossibile in sto gioco farla intera, sì, vabbè, se poi mi vado a bloccare È io. tutto per sbloccare. Sbloccare uno zombie potentissimo che ti tiene la chiave dell'armadietto dei vestiti, così Claire si toglie finalmente sta maglia qua. Vabbè, ne mette un'altra, non è che. Wow. E infatti dobbiamo rinunciare pure alla balestra e alle munizioni che c'erano qui dentro. Non posso. Ma tu comunque c'hai una pistola in mano, quindi non ti Sì, con consiglio. 15 proiettili, con 15 proiettili. Ciao tizio dei reverse, che bel nome, come stai? Benvenuto, benvenuto. Come stai? Tizio Piacere. delle- Certo che il costume alternativo è poi gli accesco. Adesso vedremo, guarda. Adesso, oddio, quando riesco a battere lo zombie, perché io in privato ci ho provato a coltellate e non andava giù. Gli ho tagliato un braccio, ma non andava giù. Ma se la prendo non mi spawna più lui, o no? Cioè, non dovrebbe più. Non dovrebbe bloccarmi. Non dovrebbe bloccarmi lo spawning del nemico? Qua ci sono due munizioni. O posso prenderla, sta palestra? Cioè, io ho sempre sentito che non devi prendere nulla, ma proprio nulla. E dopo, perché se avessi la balestra, cavolo, sarebbe facile. Per me. Sarebbe facilissimo. Quindi, Jack, oggi fai Resident Evil e domani ritorniamo con cosa? Con Domani Astrobot, confermo domani Astrobot. Allora, qua devo sprecare i proiettili, sono obbligato, non è che sono sprecati in realtà. A meno che uno non usa il. Come si dice? Il pistolino, il coltellino. Guarda, mi faccio prendere perché poi lo posso spintonare, ragazzi. Questa era voluta, questa volta era voluta. Di non finirgli in bocca. Purtroppo, ragazzi, è così. Dimmi. Da notare come la parte qui dove ci sono i canestri Sì. ricordi troppo il primo livello, quello di Menanti.
Pensa che me l'hanno fatto dopo, però. Me l'hanno fatto dopo. PS2. Passiamo a PS1. Allora, eccoci qua. Andiamo. Questa penso sia una delle più difficili. Scusatemi un attimo. Una curiosità anche per i ragazzi in chat. Bravo Jack, devo ripetere. Ma per curiosità, raga, che qualcuno di voi sa, il gioco attualmente è ancora bannato dall'Italia o lo si può portare in Menant 1 e 2 non sono bannati, no, assolutamente no. Non sono bannati. No, fino a qualche tempo fa risultavano bannati dallo Stato italiano. Ma bannate la vendita, non la riproduzione, perché YouTube ha le regole americane, non le italiane. Quella era la macchina di Mr. Bean. Può essere. Peccato che non posso pigliare. Ah, boia! Vabbè, ma mi lascio prendere, ragazzi, lascio prendere, tanto mi dà un calcino e passa la paura. Per curiosità, Jack, tu lo porterai mai cosa? Menant? No. È troppo crudo secondo me, è estremo quel gioco. Mi piace, l'ho giocato e finito ai tempi e anche col ma non penso tanto. boss finale che... rigiocato ora lo si può tranquillamente prendere come un classico show televisivo, però molto cruento. Ma come cavolo faccio? Come faccio a schivare questo? Io devo schivarlo. Che poi fra l'altro ti mette in difficoltà in una run, diciamo, pseudo perfetta, anche se poi non sarà veramente perfetta. Quali zampe, tizio del reverse, se sono tutti umani, no? I piedi, le gambe intende, sì, c'ha ragione. Se spara le gambe dovrebbe cadere di sotto, certo, dovrebbero. Arriva, guardate che arriva. E arriva, eccolo qua. Allora, io quanti proiettili ho? 4 proiettili, non mi conviene affrontarlo adesso, perché ci torniamo, perché ragazzi è forte, no, lo faccio anche vedere, io ci ho provato in privato, guarda. Questo non lo devi uccidere, lo devo uccidere, ma non ho i proiettili, perciò è meglio ritornarci, farlo spawnare e tornarci dopo. Perché c'è un modo, soprattutto, vedi, soprattutto ti ucide come se nulla fosse, è fortissimo. Senza armi come fai? Ce l'hai un'arma tecnicamente per il coltellino, vedi che si incastra. Perciò sì, lo faremo quando... Comunque l'importante è averlo fatto spawnare. Sì, è resistente lui. Io a coltellate ero riuscito a togliergli un braccio, ma poi era veramente tosta. Comunque da adesso in poi posso prendere tutto. Adesso, vedete, prendo un'erba verde e lui non sparisce, ragazzi. L'importante era farlo spawnare, poi si può pigliare tutto quello che si vuole dopo. Visto? Vabbè, bravo Jack, vabbè, tanto era solo per farvi vedere. Come ti sembra il Milan? È molto sfortunato quest'anno. Ieri veramente ha preso non so quanti pali. E poi è arrivato pure l'arbitro che dopo che hanno falciato quel giocatore in 2 ha detto no, non è rigore. È incredibile. Ci credo che poi è impazzito Allegri. Io non voglio difendere Allegri. Oddio, il coltello per esempio sta lì di lato. Nemmeno da dietro. Infatti dico, ma cavolo, devi stare laterale. Allora qua abbiamo tutte le porte bloccate tranne questa. Hanno fatto magari scusando l'espressione per la parola che sto per dire, ma quella super porcata della bodycam per l'arbitro. Cioè, che cavolo di cosa fate? Non vi basta il VAR, non vi basta la segnaletica statale che c'è stato rompendo le scatole. E ha pure sbagliato la decisione dopo con la telecamera davanti. Ma poi è possibile. Non vi basta tutto. Ora anche la bodycam per fare cose. Ma datevene a quel paese, cioè, dai. Sì, nei commenti del video degli highlights di Milan-Bologna a dire Marotta Land, come dire il regno di Marotta, cioè Marotta sta all'Inter, quindi dicono che Germania Eurobasket campione Europa, ha battuto la Turchia in finale, Franco. Italia Euroleague Beach Soccer, vabbè, Beach Soccer sono stati bravi italiani. Vero. Giocavo anch'io in spiaggia con gli amici, Big Soccer, ero scarsissimo. Io dovevo pigliare la palla e tipo che ne so, pigliavo magari un melone. Non lo so, pigliavo magari qualcuno che passava, gli davo un colpo al collo. Dico no, scusate. Ti spezzavi il collo? No, spezzare no, adesso esageriamo. Ho le manone, ma di solito non faccio male. Sono mani che non fanno danno. Questo. Don't you worry about me. Questo è Will Smith, ragazzi. Juventus ha giocato anche a partita. Juventus è bravissima, meritava secondo me tantissimo, però veramente anche brava l'Inter, perciò bisogna stare attenti quest'anno. Fa paura.
Non so perché adesso mi è venuta in mente sta Mi sono cazzata dimenticato lì. di fare il saluto a Lio, cioè shoutout in realtà. Domani torna Champions League. Meno male ragazzi, basta queste nazionali. Cioè, ha ragione Sarri. Sarri ha detto una cosa giusta stavolta. Ha detto che, cioè, noi paghiamo i giocatori praticamente per giocare 6 mesi, perché sono sempre in nazionale. Ha detto, ma perché li dobbiamo pagare noi? Cioè, perché non li paga? Cioè, li paga la nazionale, ma e c'ha ragione, Adesso con 30 colpi potrei farcela, però la verità è, il mistero è, sì ok, ma ce la facciamo? Allora, non prenderemo nastri, non salveremo mai in maniera ufficiale. Che cosa vuol dire in maniera ufficiale? Che essendo che il gioco tu lo stai emulando, di quello che ho capito, giusto? Legalmente, con la PlayStation 5. Legalmente lo stai emulando. Perché questo è un gioco che ad esempio hanno rinnovato le licenze, è un gioco che ha le licenze rinnovate, quindi a differenza di tanti che dice vabbè. Allora andiamo a vedere se riusciamo a buttarlo giù. Anche se consigliano di buttarlo giù con lanciarazzi, ragazzi. Io non lo so, sono combattuto. Il Napoli giocherà giovedì. Stasera c'è coso, stasera c'è il buon vecchio commissario Montalbano con e lui, guarda, ti giuro, è l'unica serie italiana della Rai che a me piace, a parte altre ma proprio vecchie vediamo quanti proiettili ci vogliono per buttare giù questo bestione. Boia ragazzi, è tosta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ma non è morto, 10, non è morto, 11, 12, 13. È morto, ok. È più di 13 mi sa, ho speso più di 15 sicuramente. Chiave speciale. 15, 16, 17. Non lo so ragazzi. Nemesis infatti, con Nemesis era tanto mosso. Sì infatti, però da zombie è diventato fortissimo. Però peccato che si fa menare da Nemesis poi in quella maniera. Infatti si è fatto dare una sberla. Napoli giocherà giovedì. Ah ok. Beh, interessante comunque quest'anno. Allora bene, adesso facciamo il nostro percorso. Io parto sempre da questa zona qua. Non so se sia giusto o sia sbagliato, onestamente, ma io con Claire ho sempre fatto questo percorso qua. Parto da giù. Non so se era con Leo o qualcun altro la scorsa volta in chat stavamo parlando delle vecchie serie TV degli anni passati. Non userò queste armi speciali per ovvie ragioni, sono fighissime e sono bellissime, ma ovviamente ragazzi mi toglie il ranking, cioè io volevo farlo, diciamo, farlo fatto bene, quindi tanta roba cioè, buona. Aspetta, mi stai dicendo che non facendo tutto quel cosa all'inizio ti dà no, quello l'hai fatto per... No, non è per quel motivo lì che ce l'ho. Me l'ha dato Rocket Launcher per altre ragioni. Rocket Launcher no. Rotellone, sì lo so, tipo Nutellone. Siamo tornati a Smackdown con Ciccio Valenti. Dico, la mitragliatrice, canne rotanti, il lanciarazzi e i cosi rifiuto. Te li dà con i colpi infiniti? Sì, più o meno. Ecco, Licker. Che burlone, sì, lo so, la traduzione è incredibile, Rotellone, c'è Nutellone, che era quello che era Bobby Lashley, e abbiamo anche Rotellone, cioè, giusto. Non era cosa, no, era Mark Henry. Ah, no! Aspetta. Gli manca la testa, è stata staccata, lo deve pure spiegarla. Sì, è Mark Henry. No, allora, uno era Tartufone, era Bobby Lashley. No, ciao, Tartufone Simo. Era cosa? Non era Lashley Tartufone. Non lo so, ma io mi ricordavo che... Ciao Simo! No, Cornutone JBL. Cornutone era JBL. Vabbè, c'aveva le cose sempre giusto delle cose. C'era Kenzo. Vabbè, scusami, non c'è bisogno di dire. No, ma scusami, comunque uno era Nutellone, l'altro era Tartufone. Tartufone era Leslie, mentre cosa era McCarry. Leslie? Sì, ora Chi è Leslie? Chi è Leslie? Leslie Nielsen? Bobby Lashley. Ah, Lashley, ok, Lashley, sì. Lashley. Ciao, ok. Allora, bene, ragazzi, abbiamo perso anche tanto tempo, però abbiamo già sconfitto. Sono contento perché molti aspettano di avere, che ne so, lanciagranate, di tiri 2 o 3 colpi di granate e va giù. Ma noi l'abbiamo fatto con la pistola. Ragazzi, fra un po' vedremo cosa ci dà. Ah, qua c'è una cosa che odio, ragazzi.
ed è ovviamente il fatto che mi servirebbe coso. Vabbè, Simo, che ti aspetti? È un gioco in quel modo, non è che cosa. La facciamo dopo sta stanza. Ci servirà l'accendino. Il randomizer è Resident Evil 2? No, perché io non gioco mai da PC, è quello il problema. Però devono essere divertenti. A proposito, questa versione... Quella sarebbe da cosa, da fedenti proprio, perché non sai mai che arma ti spunta. Cioè all'inizio ti potrebbe tranquillamente spuntarti, che ne so, il lanciarazzi e la mitragliatrice a canne rotanti. Ho fatta male sta stanza, ragazzi, ho fatta male sta stanza, scusatemi. Ho fatta molto male sta stanza. Sta stanza va presa seriamente. Dico, cose a canne rotanti, oppure ti può iniziare, che ne so, con un coltellino. Ok, uno l'ho fatto fuori, perciò posso scendere e ritornare giù. Cioè salgo, torno giù, salgo, torno giù, salgo, torno giù. Anzi, tanto che sono qua, ma pigliamoci una cosa utile, tanto che sono qua. Dico, perché non farlo? Ma dovessi provare quelle coi cosi. Cioè? Quella con le mod. Resident Evil 2 con le mod. È una mod randomizer, infatti, è una mod. Letteralmente si trasforma in una specie di Dead Rising. Sì, ci passo, ma infatti la pulisco sta stanza, assolutamente la pulisco, solo che tanto che ci sono porto giù sta roba, che tanto non è inutile che me lo porto dietro. Tanto devo sempre... ma Jack, visto che stiamo parlando anche di Dead Rising, ma lo porterai mai Dead Rising? Dead Rising l'1, io sono scarso su quel gioco, ragazzi. Sono molto scarso. No, ma come no? Scarso. Sono scarsissimo. Allora, Jack, tu devi aprire la fantasia. Porca miseria. Se non ho mai visto, io morivo contro il clown su Dead Rising. Contro il clown morivo, contro il Dead Rising. Infatti è un gioco bellissimo, ma cavolo se tosto. Italia 4 medaglie, 2 argenti e 2 bronzi. Sì, però non bene questi mondiali di atletica, non bene purtroppo. Vabbè, almeno non hai fatto come ho fatto io una volta. Cioè? Che letteralmente per ammazzare gli zombie sono andato a prendere la spada giocattolo. Quella che appena toccava gli zombie faceva swish. Me la swish. Bella. Porca miseria. E lo swish non era pulisci i pavimenti, è lo swish. Esatto. Le risate che mi facevo, porca sì, che poi avrei la possibilità di giocarlo con l'analogico, ma onestamente sono talmente abituato a sto gioco col digitale che non riesco proprio a usare. Ma io ti consiglierei di più, se proprio cosa, invece di saltarti l'1 e il 2 e di puntare subito al 3. Beh, allora quello è un buon consiglio, perché nel 3 ti dà la possibilità di fare, o era il 3 o il 4, ora non mi ricordo. Ti dava guarda che roba. Ti dava la possibilità, e adesso mi devo ricordare di riportare la serie, perché io sinceramente la serie no. La signorina è veloce, signorina è veloce questa qua. Di fare come si suol dire, di poter creare le armi, cioè che ne so, puoi costruire la spada laser, puoi... Ma quanto sono messo male comunque, voglio dire, ho solo 9 proiettili, cioè 9 proiettili in canna e non ho nient'altro, sono veramente messo male, ma va proprio ai livelli estremi. Spero di trovare qualcosa di utile, tipo la balestra, dovrei trovarla probabilmente. Allora, abbiamo il momento di usare la chiave. Le armi. Sì, possiamo usare la chiave. Allora io le erbe le metto sempre sopra, in realtà facciamo una cosa fatta bene. 3 erbe le trasformiamo in un'unica erba, così c'è una bella combinazione. Poi messaggio per te. Alex, che dichiarazioni ci lascerà il mister Udinese? No Alex, anzi salutiamo anche Alex, ma il commento di Tizio del Reverso. Sì, Tizio ha ragione, il video del gatto, io non sapevo e volevo far vedere cosa facevano i miei gatti, d'altronde avevo una connessione atroce, era un video registrato col cellulare, roba vecchissima, l'ho tenuto perché non ha senso. Alex, tu non l'hai mai visto così in difficoltà, però abbiamo preso. Jack, io dico beato te, tu vatti a rivedere i miei video che avevo. Io ho visto, c'era roba furry, ho visto. Infatti, no, quello tipo i primi video che portavo, sul ma sta canale, pistola, ragazzi, la Colt. Oh boia, non me la ricordavo una Colt. Ma che vestito tamarro che c'ha Claire! Che
Che poi credo che ci sia scritto Let Me Live o qualcosa, è sempre una citazione di Queen, anche solo che vai a leggere con questa maglia qua, vai a leggere, se riesci a leggere. Non so perché quella cosa mi ha fatto venire in mente Ocelot di... Eh sì, ma è una Magnum praticamente, vale come una Magnum o è una pistola? Cioè, non mi ricordavo che c'era anche la pistola. Secondo me è una Magnum. Sconti veloci. No, vabbè, non so, proveremo poi quei proiettili qua. Ho sbagliato, volevo salvare. Quale va delle due? Sto già perdendo un sacco di tempo, però ne valeva la pena, ragazzi. Io ti direi di... Allora, io ti direi di provare, di tenerle tutte e due. Sì. E di provarle entrambi. Perché la Colt si è veloce, però c'ha quella cosa che per ricaricare le... Ah, 9 mm, quindi mi conviene usare quella, tizio, mi conviene usare quella. Comunque, Alex diceva che dichiarazioni ci lascia il mister Udinese. Io in un gioco SM mi sono preso l'Udinese perché c'erano poche squadre e quindi insomma sono diventato coach dell'Udinese, ma probabilmente mollerò prestissimo perché mi ha già annoiato in 2 ore. Cioè, è incredibile quando un gioco ti annoia perché c'hai i timer ricaricabili. Io ragazzi voglio giochi offline, non voglio gioco che si carica il timer per giocare. Ma quale? OSM si chiama, OSM. È un gioco manageriale di calcio. Ah. È fatto bene, è fatto molto bene. Allora, io ti consiglierei, se ti piace qualcuno, ci sarebbe Top Spin o Football Manager, che quelli sono pure belli. Football Manager è bello, sì, però cavolo, Football Manager io lo considero praticamente, nel mio caso è una droga, nel senso che poi non lo smetti più di usare. Ma nel senso non offensivo del termine, proprio, ripeto. Una cosa veloce. Allora, qui dovrebbe esserci qualcosa. Cosa c'è? Ah, qui c'è la chiave. Se Top Spin lo trovo gratis sull'Internet Archive, possibilmente... Novità di sabato 26. Puoi leggere tu un attimo il messaggio di Franco che mi ispira? Cioè, sta parlando un attimo che lo faccio subito. Adesso siamo in giro con 3 pistole, ragazzi, è incredibile. Abbiamo allora, Franco ti manda scritto: novità sabato 27 settembre, ore 20 e 25, ore 16 e un quarto, ovvero le 4 e un quarto del pomeriggio. Sì, Atletico Madrid, Real Madrid, Italia 1. Buono, grazie. Vedi che vediamo. Poi dicevo anche grazie a Franco. Io ragazzi, da me non va più la Mediaset, perciò insomma, cioè, finché non si sistema sta antenna. Cosa ne pensa Saggio del suo 4-0? Ma non me ne frega un tubo, Alex, onestamente. Ah, boia! Ci torno dopo. Che Top Speed qua mi indica qualcosa di... Sì, anche a me! E pensa che c'è un altro jumpscare. Io poi porterò anche Resident Evil 3 PS1, finito bene sta run. Porterò Resident Evil 3 PS1 e c'è uno zombie che spunta da una macchina, ragazzi. Io veramente... Io ero morto ai tempi, ero proprio morto, non me l'aspettavo. Anche se penso che il gioco che mi ha più fatto spaventare in assoluto è The Condemned. The Condemned... Ci sono 2 momenti, uno è proprio fatto apposta per cercare il jumpscare e non ve lo dico, l'altro semplicemente può succedere in qualsiasi momento perché ci sono i manichini che si teletrasportano. Vabbè, passo di qua. Sì, perché non posso ancora andare al piano superiore. Già, è tutto chiuso. Devo subito recuperare la chiave di picche. Raga, ho appena trovato il gioco di Gianluca Vialli. Il gioco di Gianluca Vialli? Esiste, sì. Il gioco e l'ho trovato adesso su coso. Il gioco di Gianluca. Questo Cazzarola ne aveva parlato. Ma no, mi hanno preso le mani che sembrano tentacoli. Allora, non devono prendermi le mani. Scusami. Qua è colpa mia. Il file là non mi sono fatto fregare. No, sto cercando di speedrunare così tanto che è anche male. Mi sono fatto prendere tutte queste belle mani di accanto Ceiri, cioè i 100 mani, gli amici di Alex. Alex, il saggio lo prenderà nota. Vabbè, ma Alex, tanto cosa conta vincere 4-0 quando in amichevole gli ho fatto 1-0? Oh boia. C'ho un poco simpatico leaker. Gli ho sparato sulla schiena. Sconfitto, 2 colpi, meno male. La cosa bella è quella. Ma poi voglio provare ma comunque poi ci dobbiamo tornare di lì. Ormai lui è infissato con la zan.
Giardi va Cremonese. No, ecco, mi è venuta in mente la sigla la intro di che era Domenica Calcio o cosa, non mi ricordo quando fa. Ma mi sa che mi conviene portarmi perché poi la tentazione di andare giù di ignoranza e iniziare a usare le armi speciali è forte, ma ragazzi il ranco va a farsi benedire se lo fate. Allora, iniziamo. Cioè, aspetta. Se la usi il tuo ranco ottieni il peggior ranco del gioco, sei contento? È il prezzo da pagare. Questo è per non cosa, per non abbassarti il... Vabbè, a sto punto lo poso. Sono fortunato con Claire per una cosa, che Claire almeno non ha avuto con l'invasione zombie, grazie a una persona. Allora, EA Sport FC annuncia nuovi eroi e celebra la memoria di Gianluca Vialli con gli Ultimate Team Heroes. Beh, però, grande Vialli, ragazzi. Proprio stavamo parlando proprio adesso di Gianluca Vialli con il gioco, quindi. Vialli. Ma io, vabbè, FC, cioè, voglio dire, il football club, il foot, diciamo, non mi piace. FC sì, come gioco in sé, la carriera, anche se... Tu fai molto footing? Footing, sì, molto proprio. Sono uno che va a correre. Avete visto, ragazzi, Jekka fa molto footing. Ma footing vuol dire andare a correre, footing. Vuol dire andare a correre, footing. Significa che ha molte femmine. Ma no, non è vero. Vuol dire andare a correre. Cioè, non sarebbe una cosa negativa, per carità. Questa è bella. Mi dicono che Vialli ha ispirato tutti i Gianluca nati nei primi anni 90 e non si sa, cioè se fosse così sarebbe un'ottima cosa. Ispirati o li ha fatti lui personalmente? No, non penso. Ma cavolo! Minchia, è andato in giro per l'Italia a coso? La manovella! A coso? Com'è che diceva... Massimo Boldi a impollinare le teuse. Sì, è andato a impollinare tutte le teuse. Esatto. Comunque mi in mente che Jack ho già preso la manovella che mi serviva. Sì, ma io infatti anch'io ho degli amici degli anni 90 chiamati Gianluca, sì, anche a scuola con me. Qua non posso ancora andare. Comunque domanda veloce a tutti. Un attimo che c'è il sound, va bene. Grazie Leonardo, vediamo la top. Franco volevo dire. Dimmi. Ascolto, No, domanda veloce. Fatemi una top 5 dei programmi che vi piacevano. Dei programmi tra fine anni 90, primi del 2000 che facevano in televisione che vi sono sempre piaciuti. Se lo scrivi in chat lo metto in evidenza il tuo messaggio. Lio. Se lo scrivi in chat te lo metto in evidenza. Così lo teniamo lì. Eccola la scena. Vabbè, tipo di telecamera non è che mi interessava un sacco, però. Per fortuna è uno zombie solo. Ma che carino. Proviamo sta pistola, dai, vediamo un po'. Come la cavo io con sta pistola qua. Sarà anche veloce, penso. Sì. Così buona. Sì, un buon esordio per questa pistola qua, devo ammetterlo. Potrei anche usarla. Tanto non penso che mi abbassa il rango, visto che non è infinita. Ma chiave inutile, ok. Abbiamo trovato Sherry. Per la prima volta nel gioco. Io ti ricordi la sigla di Simile? Simile o Smile? Simile. Aspetta un attimo che sto scrivendo il messaggio. Oh, abbiamo una bella scena. Ho già capito che devo mettere la webcam dall'altra parte. Chi è lei? Mai dire gol l'ultimo minuto Trigon. Trigon, pazzesca Trigon. Bella quella. Un anime western praticamente. E non troppo. Bello Trigon. Sì, così ci fa prendere colpi questa radio. Ogni tanto parte pip 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 pip. I suoni. Ok, io. Grazie mille.
Leon, vedi, se tu avessi un grimaldello riusciresti a fare sta cosa che faccio io. Ma Leon, tu non ce l'hai. Non te lo sei voluto portare il grimaldello. A proposito, non mi ricordo se c'è anche qualcosa da prendere qua. Se c'è, non gradisco. C'è. Proiettili, ragazzi. Devo solo decidere che pistola usare. Mi sembra che quando la vuoi mettere in evidenza tranquillamente il messaggio subito. Già c'è. Subito. No, simile. Allora, simile in che senso? Era il programma che si chiamava così? Non era Smile. Non era Smile. O era qualche cos'altro di diverso? Non lo so. Secondo me era Smile. Perché mi ricordo che c'era un programma che purtroppo non hanno più fatto, ma che era bello. Quello che si faceva la sera tardi su Italia 1, quello cocoso. Con il... come si chiama? Con il... vado subito che poso una cosa lì e poi poso quello sperando che non ci siano i zombie. Quello che aveva fatto, quello senza capelli, che aveva fatto cosa, aveva fatto Mistero, com'è che si chiamava? Coso, minchia, non mi viene in mente il nome. Sì, ho presente anch'io, Locatelli. No, non Locatelli, coso, che se c'aveva forse un cognome che sembrava straniero ma non lo era. Ma perché non riesco a evitarlo? Secondo me proprio non si riesce. No, allora facciamo così, lo ignoro per ora. Lo ignoro. Però mi spiace perché devo comunque andare lì, volevo posare sta manovella. Mi serve solo per quello. Allora, la password me la ricordo stavolta. Lucarelli, no? No, quello Lucarelli era quello lì di Blue Notte che sì, era... è vero. Io con la TV italiana, ragazzi. Ah, Marco Berri, ecco. Marco Berri si chiamava. Io mi ricordo di come si chiama? Enrico Ruggeri ha detto Franco. Chi è che ha detto Enrico Ruggeri? Franco. Bellissima questa. Io dico non mi ricordo ora come che si chiamava il programma, però era bello. Era un programma, Jack, che si faceva veramente tardi, penso tra mezzanotte e mezzaluna. E penso che chi è della mia età forse lo conosce, o chi è un poco più grande forse lo ricorda. Era sto programma dove lui andava quasi in giro per le città. E la cosa bella era che lui andava a... Sì, Ale! Lei aveva scritto Davide Copperfield. Bob Marley. E andava a parlare con le persone, Jack, sai, i senza tetto, i travestiti, queste persone così. Ed era bello perché lui, a differenza, sai, di molte altre persone da adesso che quasi fanno sti cose quasi per insultarli, lui faceva sto programma. Oggi va in galera se insulti, per quello il problema. Oggi. Però lui faceva sto programma proprio perché era bello, cioè lui quasi parlava come un familiare. Difatti loro c'erano volte ma sono un pirla io, scusatemi ragazzi, ho fatto un errore stupido. Avevo caricato questa pistola e non l'ho equipaggiata. Guardate che disastro che è venuto fuori. E il bello è che lui... sì, vabbè, ma è fortissima sta pistola, ragazzi. È fortissima. Dico, lui in questo programma, Jack... Ora no. Sì. Lui, tranquillo, lui, come ti ho detto, gli parlava come se fosse uno di famiglia, quasi un parente. Gli faceva le domande, cose così. E lui, cioè quelli che lo intervistavano, molti di questi se lo prendevano quasi in simpatia. È una cosa positiva. Perché non è i classici giornalisti che, sai, dici, facevano gli articoli e poi... Ma se stai i giornalisti di solito fanno venire solo il nervoso, ma... Ciao Ice! Oh, ciao Ice, ciao, ho trovato l'accendino finalmente. Incredibile, ragazzi. Abbiamo un accendino che ci serve... Ah, pensavo che... Non ti sento più, è sparito Leo di nuovo. Non so cosa è successo. Jack? Ora ti sento. Jack?
Sì, ma c'è. Ho detto bello che era, mi sembrava un coso, come si chiama? Un nick della chat. Ho trovato l'accendino, ho detto cavolo. Avevo trovato l'accendino, benvenuto sul canale. Sarebbe bellissimo. Fa ridere sta cosa. Non sono convinto. Fatemi togliere un po' di erbe perché qua tanto. Non sono convinto, ragazzi, da schifo, da schifo. Sono proprio messo Ah, male. Ma ce la caveremo, ok? Ci sono messo male, ma ce la caveremo. Ve lo dico, però a sto punto. Allora, io ho deciso. Ma non lo so, ragazzi, non ho deciso che. Sapete che vi dico? Tengo sta pistola per 2 colpi e poi passo all'altra. No. Rimango con la mia solita pistola. È bella da provare sta pistola qua, ma. Va bene, tanto devo tornare indietro, perciò. Lì non posso aprirla perché ci voleva una chiave. Non penso che vi quadri. E a proposito, adesso bisogna fare sul serio. Tanto ho fatto fuori quello che ci disturbava. comunque Jack, lo sai com'è che si chiamava quel programma lì? No. Si chiamava Invisibili. Mai sentito. E come ti ho detto si faceva la sera tardi cose. Difatti l'hanno fatto in seconda serata per 2 stagioni nel 2003 e nel 2004. E poi una stessa cosa simile l'aveva fatto più avanti nel 2010. Aveva dato vita a un altro programma che si chiamava Invincibili, però qui raccontava un po' di cose diverse. Sì. E difatti qua sto leggendo su Wikipedia, il programma affrontava il tema dei senza tetto, Ma no. raccontando le storie di alcuni di essi. Scusami, io mi sto distraendo troppo, è una speedrun, quindi devo assolutamente. Mi sta confondendo veramente. Sto cercando, devo tornare. Guarda cosa devo fare, devo tornare là e devo usare l'accendino in questa porta qua, poi posso tornare indietro. Non mi ricordo ragazzi, cosa mi dà. no, non siate timidi, scrivete le risposte. Sì. Questa è la domanda. Anzi, chissà se riusciamo a trovare. Vabbè, eccolo, Franco l'ha detto. Gol. Minchia, caramba, quello è vero, proprio la caramba. Franco, sei il migliore, te lo dico. Perché ha citato un programma a modi Takeshi. Bellissimo Gioco Senza Frontiere. Mi è mancato quando l'hanno tolto. Perché l'hanno tolto? Ma io penso di più, lo sai perché l'abbiano tolto? No, non era proprio l'idea perché togliere un. Era bello. Era bello. Sì, però penso che l'abbiano tolto per il periodo. Sai quando ci fu l'attentato quello a Monaco? Quando stavano facendo come si chiama? Stavano facendo le cose delle Olimpiadi. E ci fu l'attentato che coinvolse un gruppo di. Non dirlo, ti prego. Un gruppo di atleti di una nazione che non diciamo. Io penso che loro lo abbiano tolto. Oltre perché molte, cioè piano piano molte vecchie cose non c'erano più. Ma secondo me magari è un normale motivo di ascolti. L'Unione Sovietica ad esempio si stava sciogliendo. Ma veramente gli anni 90 era già sciolta. Vabbè, cosa c'entra? Puoi sempre metterci, ci metti tot nazioni. Caramba, che sorpresa Diego Maradona, sì. Poi dice quelli che è il calcio, giustamente classico. No, questo qui caramba che sorpresa, era un programma di Raffaella Carrà che era bellissimo, si faceva in prima serata. E c'aveva, se non mi sbaglio, aveva una meccanica di cose che era molto caruccia, ovvero era, se non mi sbaglio, per il coso della Lotteria Italia, una roba del genere. Praticamente si lanciava una palla gigantesca illuminata dentro un tubo. Sta palla faceva quasi tutto il giro dello studio. E quando si fermava mi sembra gli usciva fuori un numero, una cosa del genere. Messo male come sono messo, bisogna veramente sperare in qualche colpo di scena clamoroso per riuscire a sopravvivere a questa fase, perché qua non si scherza. Qua, se è come con Leon, ci saranno 6 zombie ad attendermi, a farmi la festa, perciò prendo già questo, perché so già che altrimenti non ce la faccio sopravvivere. Speriamo, ragazzi, speriamo. Io non ho registrazione. Sono veramente senza più nulla.
nulla. Sì, ma sono passati anni, no? Due colpi. Oia, non bastano. Ve l'ho detto. Adesso però bisogna vedere chi è vivo e chi è morto. Oh, questo qui è veloce. Perciò ci vuole una pistola veloce per lui. Faccio due colpi e fa... Pam pam! Eccolo qua, mamma mia. Revolver Ocelot fatti da parte. Revolver Ocelot fatti da parte è bellissimo. Adesso il problema è che io non so chi è morto veramente e chi no. Perciò inizio a sparare. Comunque, ti stavo dicendo qui check per il fatto di Giochi Senza Frontiere. Penso che sia stato anche perché avevano paura che... Ma può essere, è una competizione talmente giocosa, non è sportiva. Sì, lo so, ma i tempi anche una cosa piccola, che ti faccio un esempio, come una spinta involontaria di come si chiama. Ragazzi, guardate che roba. Questo pezzo è cattivissimo. No, ci sarà il modo. Provo a passargli alle spalle. Però il problema è che c'è questo qua. Questo qua. Non so se mi lascia passare. Mi lascia passare. Li ho fregati tutti. Allora, devo andare qui dentro io adesso. E mo sarà un bel dramma. Stavo dicendo, penso che bravo Jack! Un proiettile lo manco pure. 1, 2, 3 e 4. Allora, ce l'ho proiettili? Preparatevi, 2, un attimino, 2, 2, io un attimo che devo, molti concentrazione folle, 2, 2, 3, 6. Abbiamo allora, granate acide, utilissime contro i leaker, la stazione di pulizia, perfetto. Solo questo? Solo questo? Non c'è altro? Avrei bisogno d'altro. Ci sono? Non è un'erba verde, io ho bisogno di proiettili. C'è ancora altro? È un'altra erba verde. È il festival delle erbe verdi, ragazzi. Tutto molto bello, ma non mi serve. Non sopravvivo con delle erbe verdi. Boia. C'ho un proiettile solo. Il calcio, allora, quelli che il calcio, sì, ma fino a che non hanno fatto. Non hanno inserito anche quell'idiota di Cenegnochi. Perché è idiota? Quello è un idiota. Ma perché? Perché c'è che tu. No, perché te lo dico tranquillamente. Non ho capito, non ho mai avuto nulla. Franco, tranquillo, puoi dire la domanda. No, perché per me è un idiota, perché ma uno che durante una partita, cioè durante un campionato, questo si gira e inizia a fare battute come ad esempio, e se l'Inter smettesse meno di fare certe cose forse vincerebbe. Ma che cazzo la vuoi, deficiente? Ma perché? Cioè, ragazzi, era uno sportivo lui. No, era un cretino, perché poi lo dice solo perché sei di parte. Anche, non solo di parte Jack, sto cretino. Quando ci fu il periodo... Però non si può insultare un VIP, lì è rischio denuncia insultare una persona, non si può dire cretino a una persona, è pericolosa come cosa, assolutamente, mi dissocio, non puoi dire a una persona è un cretino, considerato che è una persona di spettacolo. Poi uno può essere negativo nei confronti dei pareri di una persona, giustamente, però ripeto, da lì è... No, Teodeogoli, allora, Teodeogoli no, diciamo fantastico. No, perché lui l'ha fatto apposta. Ma sì che lo fa apposta. Cioè, ma secondo me quei programmi fanno tutti apposta, quei programmi lì, dai. Vabbè, Carlo Mazzone nemmeno, perché buonanima. Mazzone era passionale. Quando dopo il gol dell'Atalanta si mise a correre no, che era il Parma, si mise a correre sotto la curva dell'Atalanta, gli ha detto mo ve lo faccio dando. No, ma il fatto di più, raga, è che allora io lo dico questa cosa qui, ovvero un soggetto del genere, un soggetto del genere che invece di cosa, di essere sportivo. Ma scusami, ma Mughini in confronto, scusami, se per uno, cioè Gnocchi che ha fatto un'opinione da tifoso, Mughini in confronto, cosa bisogna dire di Mughini, scusa? Ma non è questo, Jack, è che poi lui anche in una puntata di coso, in una puntata di quelli che caccio, di cui si parlava anche di Formula 1, lui fece una battuta secondo me molto molto stupida, ovvero fece uno scarabocchio sopra al coso, sopra un foglio, e disse
ecco, questa è la Ferrari di quest'anno, non sa fare un emerito. E poi Cioè, magari ma quell'anno uno, lì l'ha pure vinto. o metti per me, no, allora, in quel periodo era stato il periodo in cui la Ferrari, diciamo così, si era trovata un poco di più in difficoltà, quando ci fu anche il fatto No, vado dopo. che coso, che come si chiama? No, ragazzi, devo andare adesso. Mi tocca farlo, tocca farlo. È pericoloso qua, ma ci tocca farlo perché ci vuole la chiave di quadri. Cioè, Coso, com'è che si chiama? Massa stava quasi vincendo il campionato e me lo ci fu il ricordo. fatto che lui partì con i serbatoi attaccato. Lui sia su come si chiama, sulla Gazzetta dello Sport, sia su coso, sia su quelli che è il calcio, fece una battuta veramente stupida e da quel giorno io lo considero un cretino che lavora in televisione. Senza offesa, Jack, però per me quello è un cretino e resta un cretino. Specificato così è meno offensivo. Specificato così è meno È offensivo. un cretino per me. Perché una persona che, cioè, tu cosa, non ti metti a fare battute così da Lui l'avevano deficiente. chiamato come opinionista per tante cose perché comunque la sua esperienza E è l'opinionista doveva fare. innegabile, la sua conoscenza è innegabile. Cioè. Perché ho finito? Vabbè, abbiamo trovato. Ragazzi, qui stiamo iniziando ad avere tutti gli slot occupati, fateci caso. GP Singapore 2008, se lo ricorda, se lo ricorda Franco. Quella era lì. E ve lo giuro, questo cretino, perché una persona che fa questi ragionamenti così è un cretino. Fece sta battuta e personalmente, allora, se io fossi stato quello della Rai o quello della Gazzetta dello Ma gli Sport, avrei pure detto, bravo, c'avevi ragione, avrei pure detto, ma gli scusa. avrei detto: ascolta, fatti i bagagli e burattini e vattene da qui, tu da oggi in poi qua non lavori più. E lui fa: ma perché il rispetto prima per le persone, perché lui aveva pure fatto una battuta pesante su un parente di No, le cosa. battute pesanti non sono mai accettabili, quella è una cosa, No, sono lui d'accordo. aveva fatto una battuta. Forse lui ha fatto questo perché aveva paura che la moglie lo cornificasse. Ma sei un Ah, ma cretino. aspetta, sta cosa la scrivevano sempre anche negli articoli nei Guerin Sportivo. Io che Ma abbiamo sei, recuperato delle cose anni 70, sta frase la facevano sempre. Sta frase la sì, facevano ma sei sempre. un cretino. Cioè, sei un Vabbè, ho capito, cretino. ma fa parte del giornalismo italiano, sta cosa è radicata purtroppo nel giornalismo italiano, ma è una cosa che. Dico, allora, Teoteocoli non è antipatico. Cioè, molti lo trovano antipatico, ma Allora il non è suo antipatico. personaggio secondo me che è antipatico, lui non Lui dice ha sempre. avuto, lui era allora, lui ha il suo personaggio cabarettista. E poi ricordiamo che Gatti. Teodori fece il coso, fece per come si chiama? Fece Dimmi. fece l'imitazione a Celentano proprio di fronte a Celentano. E in vero erano tutti e due fantastici che si mettevano Celentano è un così altro e molto simpatico, infatti, nell'ambiente. È scappato, l'hanno cacciato dappertutto, cavolo. Celentano. ma il fatto è che Celentano, diciamo così, è stato un cantante che ha voluto dire cioè cose e l'hanno censurato. Sì, Devo dirla è vero, è giusto. vero, sta cosa è vera. Perché lui, diciamo così, lui con le Ma per gli sue sportivi canzoni, bergamaschi, Mazzone resterà sempre con il cerebrale e questo te lo può tra. Esatto, sì, indimenticabile, hai ragione. Indimenticabile, Franco. Va bene. ottenuto dalle sue rondinelle. C'è bellissimo questa parte del commento. Dopo un pare ottenuto dalle sue rondinelle, cioè ti vedi sti 11 rondinelle in campo, cieca a grandezza umana, con la maglietta del Parma che cercano di tirare e spiccare il volo. Cioè, Sai tu che non hai le visto rondini... come sono messo male io, Non hai visto. Ma a parte che penso che non posso andare in quella stanza. Penso che non posso andare in questa stanza, fatemi vedere. Se non posso andare in quella stanza lì, che poi avrei potuto entrarci prima da qua, ma perché non l'ho fatto? Penso che c'è il fuoco. Se c'è il fuoco, ragazzi. No, altri zombie! Ma non lo faccio fuori adesso, Se non posso entrare, non lo faccio fuori adesso. Se posso entrare, sì. Fa vedere. È inutile adesso.
C'ho assolutamente. Una domanda a Franco. Franco, allora, non voglio sapere quanti anni hai quest'anno. No, sono cose Vorrei pesanti. chiedere, Ok. no, dico, vorrei chiedere, tu quali cartoni ti ricordi? Cioè, quali programmi per bambino o per ragazzi ti ricordi tu? Solo una curiosità. Cesare Maldini, voce Teo Teocoli. Sì. Dove? Cioè, in qualche gioco o in qualche programma che No, faceva una no, cosa era così? Teocoli che imitava Maldini. Sì, a mai dire. Ah, Gialappa. vabbè. Va bene, la giappa, se ti ricordi, porco due, aveva Occhio fatto quella anche parola che hai poi. visto cosa mi dice, cosa mi scrive YouTube. Sì, lo so. Oggi almeno si è Lo capita so. bene, Oggi almeno si è capita bene, Oggi non. Dico, in cosa in Jalapas faceva magari al Kogan con i vestiti rossi e neri insieme Al a sì, allora questi sono degli sketch bellissimi, Jack. Allora c'era Aldo Giovanni Giacomo, uno vestito giallo con il cavolo, come che si chiamava? Col cagnolino. Con l'elmo, quello, il classico elmo da vikingo, quello. Che poi non è vero che i vichinghi non hanno mai avuto quell'elmo lì, cioè, nel senso, è una diceria, perché i vichinghi non hanno mai avuto quell'elmo. Sì, è una diceria, lo so. Poi però c'era Giovanni che aveva ecco il Brest di Aldo Giovanni Giacomo. Cavolo, ma cosa mi sono perso il Brest di Giovanni Giacomo? Cosa mi sono perso? Sì. Cosa mi sono perso? C'aveva sta mascherina. Io un attimo ti chiedo su un attimo, guarda, questo è il punto più difficile. Questo è lo slalom del secolo, veramente, roba che Alberto Tomba. Sì, tizio, è proprio lui. Tafazzi fantastico. C'era Tafazzi, c'era pure il luogo coso. L'ho fatto il primo tentativo, Come si chiama? Yuri Yuri, sì, no, quello del Milan. Com'è che si chiamava? Dipende chi è, Ancelotti. Quello pelato. No, quello pelato. Arrigo Sacchi, non è solo del Milan, no. È anche allenatore della nazionale italiana. Coso, quello che non dice Arrigo Sacchi? No, quello che è diventato ora direttore del Milan, da quando che si è morto. Ah, ma Galliani, stai dicendo Galliani. C'era Galliani in una puntata, questa è bellissima. C'era Galliani contro Aldo. Ma era arrabbiato. Stavo facendo Galliani, ovvero Teo Teocoli, vestito da Galliani, che fa poi, cioè, quello si strappa la maglietta, gli ne esce la panza con quella canottiera bianca, porco due. Ancora sta parola, occhio che YouTube capisce male, poi mi fa il mazzo come l'altra volta, occhio. A un certo punto si smonta, sai quando, come è successo in ECW, quando si sono messi a saltare sul ring e si è smontato il ring? Sì. Stessa identica cosa, ovvero invece qui la cosa che è successa è che hanno spinto Teocoli, che faceva coso lì, l'hanno spinto, lui si è aggrappato, talmente si è aggrappato che sta cosa si smonta, vola giù, cioè lì nella Jalapas si sono pisciati dalle risate, ma questo si sarà fatto male. Però sì. Come ti ho detto, c'era sta cosa qui e chissà se sotto non possiamo farci qualcosa su, chi lo sa. Non voglio più parlare di wrestling. Ok, perfetto, andiamo avanti ragazzi. Questo è un pezzo difficile secondo me, molto molto difficile, perché ci sono ancora sti corvetti. Non voglio dire corvacci perché a me stanno simpatici i corvi, però questi qui non sono proprio simpatici. Vedere una cosa qui su cosa su. Allora, ok, io devo andare a prendere le due cose e probabilmente ci sarà qualcosa di pericoloso. Vado subito. Avete visto che gli zombie sono spariti? Forse? Se sono spariti gli zombie, buona cosa ragazzi. Assolutamente. Anche perché adesso dobbiamo recuperare, che siamo messi male come proiettili, però forse un po' meglio di prima. Ok, allora, prendiamo queste due cose.
Si può ancora sperare, Poso anche questa, perché al momento non ci serve, ma più avanti sì. Va bene, salvataggio e stringo i denti, perché qua potrebbero esserci dei problemi. Stringo i denti. Questa parte qua, ragazzi, è ancora tosta. Il gioco è tosto finché non hai abbastanza proiettili. Quando hai abbastanza proiettili diventa una passeggiata, ma... Che si scriveva sto... la tipa che urla. Purtroppo non possiamo aprirlo, perché ci serve il detonatore. Andiamo qui dentro. Sì. Spero che ci sia finalmente la chiave di quadri qui dentro, perché è quello che serve a me. Ah sì, c'è. Qui dentro c'è un nastro inchiostratore, non li pigliamo. Sono stretto lì. Il nostro spazio. Andiamo in Italia, se c'è qualcosa. Ecco, la chiave l'abbiamo presa, ok, vediamo cosa c'è. 68 Io mi sto facendo commentari off topic, abbi pazienza. Ecco qua. Vediamo. Allora, prendiamo questo. Gioiello rosso. Ok, 2 gioielli rossi. Che ci dai di bello? Non me lo ricordo mai cosa c'è. Cos'è? Ah, un altro di questi pezzi qua, ok. Ci serviranno ragazzi. Purtroppo ci servirà tutto. Pietra blu. Va bene, ho ancora dello spazio nell'inventario, perciò possiamo andarcene. Qui c'è qualcosa di utile? Nulla? Va bene. Ecco, dimmi Lio, dimmi. No, stavo vedendo un programma, cioè un programma di più, un vecchio coso, come si chiama? Un vecchio... Ice dice è difficile. È difficile. Sì, è difficile, no, ma solo perché... di un vecchio programma che facevano sulla 7, un po' alla... Ciao Raffaele! Saluti col nuovo vestito di Claire, l'abbiamo cambiato il vestiario. Insomma, se la sta cavando benissimo la nostra Claire. Benvenuto, veramente un abbraccio a te, Raffaele. Un po' cieca alla... come che si dice? Stava a tutti. Un po' alla Jurassic Park, però che si faceva sulla 7, si chiamava Prehistoric Park e stavo cercando... Ciao Xinkai! Io penso che sono stato da te oggi, Xinkai, dicevo, ma adesso se Xinkai in diretta, poi ho visto che non sei partita, e dicevo no, la stavo aspettando fino all'ora di partire la diretta. A parte oggi ho avuto problemi col cavo della capture card, cioè l'ho girato da una estremità all'altra nell'altro modo, ha funzionato, quindi incredibile. Quindi vuol dire che sarà abbastanza da pulire, sarà finito un granello di polvere. Ah, devo anche fare una cosa di là. Oh mio Dio, quanta roba che devo fare. Oh mamma mia ragazzi, ce n'è da fare. C'è che gli viene la voce, ti viene la voce alla cosa. Oh mamma mia, come si chiama? La voce alla Fantozzi. No, non ho quella voce lì. Ecco qua. Allora, ciao Raffaele, ecco qua signor, mitica signor, esatto. La signor, ma non la signora malvagia di audio, no, signora, questo me lo ricordo. Chi è che l'ha scritto? Chi? Cosa ha scritto? Chi? Cosa? Buonasera signor. È il suo nome! Questo qua è morto. Oltre che saluta Raffaele, aspetta che c'è il sound. Si è spento, la batteria zero. No, allora signor è nome, soprannome famoso di Xinkai, chiamata signor. No, la chiamiamo tutti così. Mi ha fatto venire in mente un altro comico che questo pure ha fatto il setto di polizia, che questo faceva il coso, quello lì che si... Grande Raffaele. L'uomo delle pulizie filippino, coso? Minchia, come cavolo si chiamava? L'uomo delle pulizie filippino. Sì, questo era diventato famoso su Zelig, st'attore, che poi ha fatto per un periodo sulla Rai una serie con... Scappa, che c'ho lì che ti fa... Marco Mazzocchi, Simo Marco Mazzocchi, buonasera signora. Marco Mazzocchi lo conosci, sì. Allora, ok, ma sì, lo conosco anch'io di nome. Allora, farai. Che cavolo. Poi perché? Allora, io mi chiedo perché molti dei vecchi programmi. Devo dire una cosa anche a Xinkai, Simo e Raffaele. Io sto cercando di speedrunare più che posso per il massimo rango. Significa 0 salvataggi veri, 0
0 titoli, no, quello è un'altra cosa, 0 spray. Ciao Tazza, oggi ci sono Tazza e Tizio, ciao Tazza, incredibile, nello stesso giorno Tazza e Tizio, incredibile, abbiamo Tizio e Tazza oggi, tutti e due. Come stai Tazza? C'è uno che si chiama Tizio praticamente, è incredibile, è pazzesca sta cosa. Oggi abbiamo Tazza e Tizio, la combinazione perfetta, veramente, sembra incredibile. Ci mancava, ecco qua. Chi c'è? È uno che si chiama Tizio del Reverse, è un giocatore che è espertissimo di Resident Evil, mi ha dato dei suggerimenti. No, bellissimo il commento di Xingai. Cioè, sono Xingai, ma per colpa di quel disgraziato che conosce Jake non l'altro, Tazza, non l'altro. Mi chiamano tutti signor. Signor, sì. È meglio signor che signori che si dice nella provincia di Asti. Leo, hai appena citato una delle canzoni più belle. Speriamo che riusciamo a risentirla. Ma le vuole bene lei, lo dice in maniera affettuosa. Raffaele, ho sbagliato. No, quella cosa. Guarda che le vuole bene al panzerone, le vogliamo bene a tutti a Panzer. Leo ha citato il titolo di una canzone bellissima. 2002, Notti Mondiali. Raga, dobbiamo riuscire, dobbiamo pregare tutti i santi che avete in paese, tutti, nessuno escluso, dobbiamo pregare affinché riusciamo a passare. Abbiamo Santo Eusebio no, perché c'è il rischio che quest'anno. Ma lo dico da sempre che c'è un rischio incredibile. Allora, quest'anno la squadra c'è, perché io ho visto la squadra c'è. L'unica cosa è che dobbiamo pregare che riusciamo a passare. Guarda, onestamente, se non passiamo, so che è brutto da dire, ma sti cavoli, cioè, onestamente. Ai playoff non riusciamo a passare, questo sarebbe brutto. Perché che paura! Ho già consumato tutti. Mi servivano 2 colpi di quello per colpire il leaker. Sono messo malissimo. Ce n'è un altro qua, vero? Ma questo qui mi ricordo che c'è solo una cosa inutile, quindi ignoriamo. Ragazzi, il mio modo di giocare è veramente angosciante. Tipo evita qua, evita. Allora, Xinkai, ti spiego. Abbiamo preso la chiave speciale oggi. Che dalle 4 questo. Me lo fai? Mi fai raccontare un attimo una cosa pazzesca? Grazie, ti ringrazio. Grazie per la comprensione. Poveretti. Ti spiego, è successo che siamo andati all'inizio, lì ho testimone, e abbiamo fatto evitando di prendere proiettili, armi e cose varie, abbiamo sbloccato lo zombie potentissimo. Sto zombie potentissimo. Hai avuto un infarto? No, tranquillo, Tazza, tranquillo. Altrimenti la fusione sarebbe incredibile, sarebbe fissione nucleare. Assolutamente, se succedesse. Boia, sarebbe fissione nucleare, sì. Allora, ecco qua. Abbiamo Dio che ride. In realtà, ecco qua. Questo qui è Will Smith che purtroppo è buttato in zombie. E insomma abbiamo affrontato sto zombie e io non ho più proiettili, non avevo proiettili, sono messo malissimo. Procede bene, a parte il fatto che sto morendo, classica cosa da dire. Torno indietro. Se ci fosse una curvatura, è anche veloce sto zombie, ragazzi, non è uno zombie come gli altri questo qui. È zombie Jack Leone Max. Ok, 1, 2, 4, 5. Jack non cosa. Tu hai il tuo, io il mio. So. Non ci impicciamo tra di noi di zombie. Esatto. Sarà morto. No, c'è ancora la musica, è ancora vivo e mi sta mangiando. Aiuto. Sì, allora, io ho riso per la battuta che ha fatto Jack a risposta chi era a Tazza, che ha detto che gli era venuto un infarto dalla paura. Mi dispiace perché la fusione nucleare sarebbe, e voi non siete potente. Quello mi ha fatto ridere. Sì, ma perché ti immagini 2 persone che hanno quasi lo stesso nome, che si incontrano allo stesso momento, veramente viene fuori qualcosa di incredibile. Aspetta, chi era che aveva fatto una cosa simile? Che gli avevano detto per tutto il tempo, raga, non gli fate dare i 5 a quell'altro, non gli fate dare i 5 a quell'altro, non gli fate dare i 5 a quell'altro. Erano 2 sosia. Oggi pomeriggio ho scritto passaparola. No, non sosia.
ce l'abbiamo. Sono contento. 2004? 2004. Ma dove? Vecchissimo. Vabbè. E poi Leo, dove l'hai visto? Cioè su YouTube o su... Ho dimenticato una cosa importantissima. Vi ricordate che ho questo cavo elettrico? Questo cavo elettrico? Ma perché non l'ho fatto prima? Ho già no, non voglio farlo. Franco, No. Franco li conosciamo tutti alle 20. Che è piccola. In Francia e in Spagna la sigla iniziale di L'abbiamo già detta tante volte sta cosa. Sì, ma Franco non lo sa. Non la sa? Vabbè, non la sa. Se non lo sa. La sigla è quella dell'incorreggibile Lupin cantata in italiano, però qui era tutta tradotta in francese e in spagnolo, però che mettevano parole così, perché ai tempi il buon Berlusconi si era accaparrato non solo una rete televisiva, ma almeno 2 o 3, sia in Francia che in come si chiama, che in Spagna, quindi ecco perché lui riciclava le cose. Ma un salvataggio lo faccio qua. Allora, andiamo ragazzi, stiamo per far saltare questa porta incredibile e andiamo in una zona incredibile, ma non so, quella parola fa paura. Una parola? Quale parola? Mi immagino la scena, la signora si trova uno zombie davanti e chiede aiuto a Jack. Sei un uomo, salvami! E Jack, non si preoccupi signora, è morto! Andatevene a quel paese tutti. Ma la signora, quella che conosco io, è terribile. Infatti, cioè, io avevo lanciato. Allora, è successo praticamente che ho saputo che tipo una l'ha chiamata di sera perché è tornata dalla vacanza, l'ha telefonato e sta qui l'ha iniziato a insultarla in tutti i modi possibili. Ha detto, ma non si può chiamare alle 11 di sera, alle 11 di sera la gente dorme. È grave. Aspetta, fammi capire, questa telefonata una. No, non la signora, una che ha telefonato lei per avvisarla, sono tornata dalla vacanza e questa qui si è incazzata tantissimo la signora e ha detto basta, chiamami a quell'ora, metti denuncio, robe così. Ha detto, ma si può chiamare alle 11 di sera? Ma è pazza? Sì, vabbè, è famosa sta signora per avere un carattere. Non è normale. Guarda, nella mia zona essere normali è una rarità. Infatti non so neanche una che un attimo, ok, grazie Raffaele. Va bene che sono le 11, ma io una che ti chiama, a Massimo gli dici guarda, sono contenta, però non mi chiamare ora perché stavo andando a dormire, chiamami domani o ci incontriamo di persona tranquillamente, che cosa, non che praticamente questa gli dice tutte quelle parole, perché sinceramente se quella è sua amica tranquillamente quella fa, sai che c'è, ma vattene a culo, vattene a quel paese, perché io tranquillamente non... E infatti questa qui si è offesa. Che bella nuova. Sì, c'è scritto Let Me Live. Allora, la prima maglia di Claire ha scritto Made in Heaven, che è una canzone di Queen, e adesso, seconda maglia, questa che vedete, Let Me Live, lasciami vivere, è un'altra canzone di Queen. No, fissione è praticamente una cosa scientifica di quando la fissione nucleare è quando praticamente fondi insieme con un reattore, fondi insieme degli elementi. È una roba tipo, fa molto Terminator, cos'era, Terminator 2? No, Terminator 3 che c'era la fissione. Insomma, è pazzesco, ragazzi. Una roba chimica. Allora, eccoci qua. No, non è pazza lì, è una leggenda. È stato un mio libro di disavventure di Jack la signora. Libro comico, è un libro di lacrime, ti commuovi se faccio un libro del genere. Non si può. Ho combinato una delle altre. È terribile. A me tratta malissimo. Ad esempio, ma io non ti tratto neanche come un essere umano, non sei neanche un essere umano. Te. Ricordiamo il motivo perché ha detto che secondo lei uno non è un vero maschio se non è capace. Ascoltami. Un fumetto. Ascoltami, un fumetto più che un libro. Senti qua. Uno non è maschio se non sa riparare tutte le robe elettroniche e deve essere un elettronico e un meccanico, però l'informatico è un povero
vabbè, uno che non conta secondo la signora, però devi essere un informatico prodigio, deve essere uno prodigio incredibile. Leon, come in. I found the Io girl, gli avrei dato and I uno cleared the scappellotto a wreckage. Non sta puoi, ragazza. non si può fare, è illegale. Minchia, questa ti arriva e ti dice lasciami zombie. Brutta stanzetta, non sono uno Ah, ma zombie, Sherry, io bisogna- l'ho detto che Sherry si voleva un angle slam strepitoso. Un angle slam. Te sei un animale, Sì. te sei un selvaggio. Angle slam sul tavolino, no, sul tavolino, oppure liberi, prima togli tutte quelle bandiere dal tavolino e poi fai angle slam e poi urla. Ma Jack, ma e poi ma hai il sei un colloquio, e poi hai il colloquio. selvaggio. Ma no, Cioè, ma porca perché- miseria. aspetta, io Sta bambina avrà 5 anni. Ne Cioè, avrà anche vuoi di più. giocare una angle slam su Ma su un scusami, tavolo ti di trovi piedi? una roba che ti abbraccia, tu per istinto di sopravvivenza, come minimo le fai un angle slam e poi dopo ti fai anche un angle lock finché non tappa, succede, hai quit. Cioè, tu tranquillamente a una bambina gli dici Ma allora, io ho già detto, casi mortali del wrestling. Sherry, wait! l'unica utilità di Sherry, io sono pacifista, esatto, l'unica utilità di Sherry, che è un bellissimo personaggio, non è vero, è, no, uno spray, non li voglio di spray, io, ragazzi non posso usarli, perciò non li piglio neanche. Allora, l'unica utilità di Sherry è che è un fantastico, Sherry è un fantastico scudo, perché se arrivano zombie, lo zombie guarda lei e io scappo, no, non è che scappo, gli sparo lo zombie. Praticamente è un diversivo, è la strategia che usa Joel con Ellie, che si vogliono tanto bene, però. Ma cosa? Sì, lo farebbe in nome della pace, disgraziata miseria. E anche nel nome È della come luna. E nel nome della luna. nome della luna. Assolutamente. Cioè, scusa, tu avevi l'arma migliore Sì? e ti sei lasciato questa qui. Avevi il revolver 6 colpi. Ah, 6 colpi non si scarica subito, ho bisogno di 13 colpi di fila. Pam, 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 pam. Poi non è che l'ho lasciata, cioè, però ho bisogno. A proposito, tutto sto casino serviva solo per far ottenere questa chiave. Oh, cosa ho trovato qua, ragazzi? Torno subito in quella stanza, devo portare 2 cose. No, dovete capire che cercando di speedrunarlo, che non è una vera speedrun, perché speedrun 25 minuti in qualche maniera ti finiscono il gioco, non si sa come. Ma io, che non è una vera speedrun, cerco di fare entro 2 ore. 2 ore e mezza, dai. Sarebbe da fare entro 2 ore la vera speedrun, però 2 ore e mezza va bene lo stesso. Il punto, devo fare 2 cose contemporaneamente. E poi c'è Sherry che ti fa. Che cos'è Sherry? Che cavolo? È il momento della crisi mistica di Sherry. È incredibile, ragazzi, è insopportabile. Ne vogliamo bene lo stesso, È insopportabile, ma vogliamo bene, non è che non fraintendete. Raga, Jack è come quelli lì che dicono sì, ma gli voglio bene, appena Esatto. non viene visto da nessuno, spinge la bambina in mezzo ai guai. Non lo farei mai. No, Scusami. Allora, ascoltami, in una partita di calcio esistono gli attaccanti. Sherry è la nostra punta di diamante, come è un Cristiano Ronaldo, sta davanti. Io la schiero per essere davanti. È una bambina di 6 anni fatta di pixel. Appunto, e la mettiamo davanti e io con gli zombie e io sto dietro, io sparo, così gli zombie la inseguono e lei li dribbla come veramente Maradona, cioè Altone potrebbe avere il talento di Maradona. Non lo faremo. Ma prendi cosa sul come si chiama? Cosa devo prendere? Già l'hai preso il diario del direttore. Ma perché devo? Sì, Poi, ma non ha senso che non lo prenda. farebbe mai. No. Poi se scivola per sbaglio non è colpa di Jack. Esatto! Raga, non è che come è successo nel video delle scimmie, che quella è scegliata addosso una banana e la banana ha fatto a mo' di supposta e si vedeva solo il marchio della sciglita. Qui Jack letteralmente, lui che farebbe? Tranquillamente, se avrebbe sta povera Crista davanti, sta povera bambina davanti, non devo andare qua. e c'ha una cosa, c'ha una marea di zombie che lo stanno per attaccare. Lui prende sta bambina, la butta in mezzo agli zombie,
si mette a fischiettare, se ne va. Ma le salvo Cioè, la vita, ma le salvo la vita. Ma che gli salvi la vita? La utilizzi come cosa? Come spuntino per gli zombie? Ma la mia mentre tu strategia è, tranquillamente la mia strategia è quella te del ne diversivo. sbatti con dei. Diversivo, gli dico, raga, c'è l'hamburger, è piccolino, ma è un hamburger, però è bionda, quindi si nota. Fan dei sciagli, E dico, cioè, hamburger! mi stavi facendo soffocare, malefico. Se vogliono mangiare hamburger. Sì, oh, raga, È l'hamburger, ma è bionda, è un hamburger buono. ragazzi, voleva mangiare l'hamburger. Vedi, ha ragione Xinkei, li aiuta per farla crescere, infatti poi diventa coraggiosa. Ma non crescerà mai. Ciao Dazza, ma non crescerà mai. Io pensavo che ti candidassi il tuo amico cavallo a diventare presidente. Se candidavi cavallo c'era qualche risata. Candido cavallo. Sì, non crescerà mai. C'è che Invece Resident Evil 6. Allora ti spiego, ti dico una cosa: quando giocheremo io e Xinkei a Resident Evil 6, lei avrà il piacere e l'onore di usare una Sherry cresciuta e capace grazie a ciò, all'allenamento che l'ho fatto fare io. Cioè, ormai non avrà più paura di nulla questa brava ragazza, no? Xinkei, fammi un favore da siciliano. E non morirà neanche. Quest'anno Mina non riesce neanche a arrivare nei primi 6, mi sa. Appena iniziate a giocare, la prima cosa pianta un proiettile nel ginocchio di Jack, per favore. La freccia nel ginocchio, no! Lascialo in mezzo agli zombie, tu Ma salvati. no, dai, anche perché un personaggio che ha un personaggio che userò io nel 6, Jake Wesker, è il figlio di un eroe, il figlio di un grande eroe, che è stato il grande... Stava dicendo ma come Jack Milan Snake. campione d'Italia, ma come... Stava dicendo Jack Snake, stavi dicendo. Jack Snake, sì. Pure tu... Oh, ma mi spiace, perché devo sparare ai cani? Io una cosa che non sopporto. Giocando con Jack dopo aver detto tutte queste cose. Possiamo passare direttamente a 7. Che brutta cosa che è successo qua. L'unica cosa secondo me, l'unica cosa Xinkei sarebbe da utilizzare Jack, come si suol dire, come una sorta di bombarolo, ovvero gli attacchi di bombarolo, ovvero gli attacchi tutti gli esplosivi addosso. Ma perché sono tutti così cattivi con me sti cani? Io li voglio tanto bene i cagnolini. Sono animalista. Cioè, sono un animalista che deve farsi ammazzare dai cani. Mi sembra normale. Infatti, vabbè, a questo punto mi faccio beccare. Lo attivi tranquillamente, lo spingi in mezzo a tutti gli zombie. La boia! E lasci che tranquillamente sia lui a venire mangiato mentre tutti salvi. Ragazzi, mi stanno mangiando. Niente. Sono arrivato in un momento di crisi. Purtroppo, non so perché è così terribile. E ho un proiettile di cosa, perché io non aggiorno mai le armi. Cavolo, conoscono i calci kung fu. Ci ho visto i tucani saltare e fatti i roundhouse kick. Ok, sono entrato. I cani però ci saranno ancora quando esco, quindi no. Ho capito perché non hanno finito la copia del tiro con Jack. No, non abbiamo neanche iniziati. No, allora, ho giocato con una persona che è bravissima. In confronto a me potrebbe andare bendato, che si fa il gioco completo senza problemi. Quindi, per carità, assolutamente la qualità non manca, assolutamente. Però gli fa schifo Resident Evil 6, quindi assolutamente è comprensibile, non gli piace il gioco. E allora l'ha mollato lì perché basta, I quit. Era lì che sbatteva la mano a terra disperatamente, cioè I quit. Veramente disperato, sotto missione proprio. Hai appena pingato, Jack. Pingato? Il tuo microfono ha appena fatto partire il ping alto. No, ping alto, scusami. No, prima come stavi parlando ha fatto un colpo di ping alto. Oh, yeah. E mi ha appena giocato un orecchio. Sei sicuro che è il mio microfono? Sì. Una mappa stazione di polizia B1. Ok, abbiamo sbloccato un po' di roba utile. Peccato che non ci sono altri proiettili. Io ho solo 37 proiettili. Xinkei, convinci Jack a giocarti la co-op di Dino Crisis e poi ne parliamo. La coop? Come Dino Crisis in coop? Ma guarda quando? Sì,
Ma da c'è quando? una cosa da un bel po' di tempo. Io Ce ragazzi ho l'ho deciso poi. di non combattere. No, il parcheggio! Lei non deve andare al parcheggio. La No, gatta... fare il sentivo sei tutto con me e tutto con te perché non mi succeda. Niente, ma Dino no. Stalker si può fare in che cavolo è Dino Stalker? Non lo conosco. Dino Crisis no. Dino Cioè, Crisis vorrei primo, fra dire, l'altro, non c'è... Dino Stalker. Ma Dino Crisis... Dino Crisis... Ma no, lei sa quello che dice. Se dice Dino Crisis, se dice Dino Stalker, dice Dino Stalker. Ma io sono venuto qua per un'erba, su questo casino, come se non fosse già strapieno di sto gioco di erbe dappertutto, sembro veramente... Sembro Snoop Dogg a Central Park, sembro veramente. Ma ragazzi, dai, Jack, Snoop Dogg in Central Park è bellissimo. Non volevo dirlo, ma l'ho detto lo stesso. Allora, infatti Dino Stalker non lo conosce nessuno, esatto, però deve essere un bel gioco. Se è un consigliato da Xinkai mi fido. Se è un consigliato da Xinkai mi fido. Posso entrare qui dentro? No, è chiuso perché questo... Allora, se si può giocare più di uno, se è vecchio lo si può vedere. Ma perché sti cani sono così... Sono così precisi? Sono così perfetti. Sono belli, però... No, secondo me. Tanto belli, Borgo, dove erano una delle razze canine utilizzate da Baffetto John durante la seconda guerra mondiale. Vabbè, ma io non guardo quello che fa quello che faceva quello lì, Non guardo quello che faceva quello lì. No, assolutamente. Però sono sempre carini. Allora, un gun... PS2, allora vabbè. Ma pensa a te! Io avevo un gioco su PS2 che era tutto orientato alla coop, io l'avevo giocato in singolo, era un gioco ambientato, era un horror ambientato in una scuola, ma non mi ricordo anche il nome, non mi ricordo il nome, era un gioco stranissimo, forse si chiamava Obscure, è possibile che si chiamasse Obscure. C'è un Obscure su dove ho visto io, ma è per PlayStation o per PC? PlayStation 2? Beh, magari c'è anche su PC, Allora. Non mi sorprenderebbe. Non è quel Cioè, classico. allora c'è un Obscure che ho visto su PC, però penso che sia una revisione, una cosa diversa. Io avevo un gioco su PC chiamato Obscure, però era sui vampiri, quindi non c'entrava nulla. Ma vedi, io sono il re delle erbe in sto gioco, ma non c'ho... E poi sono messo malissimo per tutte le altre cose. Faccio a sto punto, faccio così. Allora, io se dovessi consigliare un gioco horror, Jack... A proposito, ricordati che... 2x2 non fa 3? No, ricordati che c'è quel progetto lì, Jack, non te lo dimenticare. Mi deve mandare ancora gli audio. Cavolo, ma c'è un mese di tempo. Io devo prima... Infatti so già... No. So già quale gioco parlerò io, so già, però i due giochi che parlo. Due, uno l'ho già fatto, uno l'ho già giocato, e l'altro no, ma ciò voglio parlare. Che è quello che E l'altro sarà Fear Tufato, ma devo ancora giocare in sti giorni. Bello Fear Tufato. Volevo parlare di quello lì. Allora, dice Obscure 1 e 2 per PC, per console coop. Allora è quello, soprattutto il 2, è troppo pesante per me. Ah, minchia. Ce n'era uno, Io avevo il questo era bello, che era un horror, che era un horror. Ecco, vedete che lei è contenta di come la tratto io, Sherry, è contenta. O giapponese o coreano. Guarda lì, guarda cosa sta facendo, sta andando per me, perché ha capito che sono una persona che merita. L'hai convinta tu a calci nel culo, cioè. Ah no, e lei ha detto, ma ci penso io mi fido, ci penso io, ragazzi, questa ci salva la vita, è una leggenda, Sherry. Ci pensa lui. No, lei, ci pensa lei. Viene ciucciata dal primo zombie che c'è. No, perché gli zombie... Ah no, ci sono i cani, che schifo! Perché ci sono i cani? Comunque, come ti stavo dicendo, Jack... Adesso, fra l'altro, ragazzi, dovete capire che lei è una fan di Braccio di Ferro e si è maniata gli asparagi, gli spinaci. Gli asparagi, Jack! Ma Sherry si è mangiato gli asparagi. Mi cadi su sta buccia di banana, mica. E lei si è mangiata gli asparagi, perché gli asparagi l'hanno resa potentissima. In pratica, adesso, guarda cosa fa. Allora, la stessa fatica che fa Ada, che è una donna adulta, a spingere ste casse, è una donna adulta e molto addestrata, come avete visto. Guardate Sherry, non ha problemi, la stessa cosa, ci riesce senza problemi
a spingere ste grazie cassone da alla... 5 tonnellate. Jack, non per male, ma grazie a sta ceppola Perché? che sta bambina cosa. Porca miseria, il padre l'ha infettata col Non è coso. infettata, non è infettata ancora, è sana, è sana. Comunque, È sana come un pesce. Ora stavo dicendo quella parola con la I. No, non so quale sia, ma non mi devi evitare. L'ho dovuta dire sottovoce per non farmi sentire. Sì. Oh, meno male. Cioè, Ok. queste battute da... Manco da libro Ma cuore. non è una battuta cattiva, ho detto che è sana. È sana. Ma da libro estivo della rottura di fame. Perché? Perché sapete che sono affezionato a questo personaggio, a Sherry. Per me è Cristiano Ronaldo, lei va all'avanguardia, mentre Claire nel frattempo si accende, non dico una sigaretta perché dire una sigaretta nel 2025 potrebbe essere considerato offensivo, si accende un falò e loda il fuoco. Si accende un falò. Bionda, occhi azzurri. Cannone gigante. Ma te, Sinca non penso che sia mai andato in giro con sta divisa da Marina Retta, a meno che non facevi un cosplay di Sailor Moon, insomma, non penso. No. Guarda, io vado di qua. Mi sento indirettamente preso in causa. Ma porca miseria. Sì, che poi appunto pensa a te, potrai gestire un personaggio che ti assomiglia. Gestire un personaggio che ti assomiglia, però adesso non avrà i capelli. Non so, non mi ricordo se ha ancora i capelli corti nel 6 o se ha tipo i capelli che escono dallo schermo perché è troppo. Allora, per fare una cosa, che io e Leo abbiamo un dissidio sulla faccia della mamma di Sherry, che lui dice che è scura di capelli e io dico che è bionda scura. Per me è bionda scura. Allora. Guardate bene il coso, guardate bene l'immagine. L'immagine è letteralmente color castano nocciolo, se guardate bene, quindi non è biondo scuro, perché biondo scuro è i capelli che c'ha Goku Super Saiyan quando è terzo livello, quello è biondo scuro. Ecco, vabbè, dai, visto, è anche forte perché resiste a un sacco di morsicate. Lei, vedi, l'ha mangiata, se la sono sbranata, ma lei è riuscita. Sapete, io ho fatto sta deviazione per prendere dei proiettili in più per Claire, perché lei le vuole tanto bene a Claire e voleva proteggere Claire. Sherry, are you Visto? okay? Questa è amicizia. Dad. C'è anche la gatta che si viene. Comunque Eiji. Jack, parlando di cose, rispondendo anche a Xingai, io ho un gioco horror che avrei voluto provare e non sono mai riuscito a provare, è un horror che era giapponese o coreano, ora non mi ricordo, che era praticamente questa ragazza che era sta ragazza delle scuole che erano superiori e medie, che andava con alcuni suoi amici all'interno di un luogo abbandonato. L'unica cosa è che lei forse era l'unica che riusciva a sentire i fantasmi, e quindi a un certo punto tu c'hai quello che dovrebbe essere una prima versione degli smartphone, Ma non è una copia di Project Zero, sta cosa, sembra una copia di Project Zero. No, che praticamente doveva fare la foto a sto fantasma, a sti fantasmi. Scusami, come Project Zero, la stessa cosa. La stessa cosa di Project Zero. No, questo aveva un nome diverso, non mi ricordo Appunto. come si chiamava. Vabbè, ma aspetta, va che Project Zero è uscito anche con un altro nome, che non mi ricordo. Ha due nomi. In Europa è uscito con un nome Project Zero. Secondo me è quello comunque. Cioè, lo descrive in stile Project Zero. Se sembra Project Zero, si gioca come Project Zero, sarà Project Zero, penso, io non so. Penso, esatto. Penso. Sono messo. Allora io devo ragionare un attimo. Boia. No, Jake, però ci assomiglia, però è diverso. Ci assomiglia, però è diverso. Sai che potrebbe essere un haiku? Immaginati un haiku sullo schermo, ci assomiglia, però è diverso.
È bellissimo. Come che si chiamava? Allora, gioco horror giapponese fantasmi. 10 Project Zero. 10 Project Zero. No, Ghost War Tokyo non è. No, non è Ghostwire. Non è Ghostwire. Minchia! Io sto facendo una speedrun con la gatta che si frega. Non so, è affettuosa. Non c'è più suo fratello Ray. Oh, Vabbè, boia! Project Zero. Io ragazzi, avete visto che l'ultima volta che sono venuto qua avevamo dei affettuosissimi cagnolini che potevo evitare. Stavolta sono spuntati i leaker, cavolo. Allora, devo tornare indietro. Non è. Perché sono messo così male? Ok. Temple of Horror non è. Ma perché sono messo così male comunque? Allora, devo prendere questo. Un proiettile solo, bello, bello. Il fascino della sfida. Lo facciamo con un proiettile solo, lo facciamo con un proiettile solo. Coreano. No. Vediamo se è coreano. Corea, grande Corea. Mamma mia ragazzi. Ho la sensazione che sono messo ma non male, ma malissimo. È un gioco per PC quello che dici. Quanto pare. Sì, è per PC. Ho già capito, posiamo sta balestra. La balestra so quando usarla nel gioco, la uso poi più avanti quando sono solo zombie. Io ho sempre paura che mi serva l'accendino. Oh, forse mi serve l'accendino. No, mi serve l'accendino. Forse qua no. Eppure ho un vago ricordo di un punto che mi serve l'accendino. Ma io me lo prendo dietro, ragazzi. Sapete quando il tuo cervello, il subconscio ti dice prendi l'accendino. Io l'accendino, secondo me. Giacomo, ma tu sai che c'è il gioco di Giungito, il gioco di The Ring per la PlayStation? Oh, ma su quale PlayStation? Io ragazzi ho fatto un acquisto oggi, faccio vedere adesso. Quelle vecchie, però mi ricordo. Amici, mi stai bucando. Ecco, Yuno che si chiamava Yuno si chiamava sto gioco. Yuno, ho già sentito nominare. Allora, vedete, ho preso Assassin's Creed Mirage a 15 euro, che alla fine ne vale la pena per quel prezzo lì. Poi ho ricevuto un DLC scontato gratis perché hanno fatto una sponsorship con l'Arabia Saudita. Infatti molti dicono che il prossimo Far Cry probabilmente sarà veramente in Arabia Saudita. A proposito di come si chiama, di Arabia Saudita e roba simile. Ma tu hai sentito la novità? Quella di WrestleMania, l'ho già sentita, ho visto anche la Quella di reazione. Ma se ne abbiamo già parlato, ne abbiamo parlato il sabato, che non so, ho fatto la live. No, era venerdì. No, non mi ricordo, ne abbiamo parlato comunque, ho già detto la mia, ma io ho visto la reazione a Worlds Collide, il pubblico ha iniziato a fischiare, ha iniziato a urlare you sold out, vi siete venduti. Il pubblico urlava, voi vi siete venduti, gli hanno urlato. Ma è normale perché si sono venduti. Come si chiama? Per tutti gli anni coso è stato, come si chiama? Che leggenda ragazzi, sono passato con un solo colpo, ce l'ho fatta, questa è stata bella ragazzi, miglior prestazione. Vanish dove iniziare a portarlo, che non lo portavo. Cosa porti? L'Arabia Saudita anche tu? Un horror che si chiama Vanish. No, ce n'è un'altra! Questa qui nessuno me l'aveva detto che c'era, perché? Ecco, sono stato ferito. No, non sono ferito. Vabbè, incredibile, amici, non mi ha ferito, Allora, vediamo un po'. Qui dentro dovrebbe esserci tanta roba bella, ma veramente tanto bella. Però io, ragazzi, lascerò tutto alla leggenda, a Leon, le cose principali di questo. Non è quello che pensavo. Infatti neanche io questo gioco non lo conoscevo. Ma quanti proiettili ci sono qua, che bello. Questo è il paradiso ragazzi, sta stanza. Sì, se tu sai il nome, possibilmente glielo facciamo conoscere a Jack e nel caso glielo facciamo provare. Nulla, non voglio prendere nulla del 2, voglio lasciare tutto a Leon. Lascio tutto a Leon qua. Ma perché ti provare i giochi? Vedi, qui lo lascio tutto a Leon, Così Leon può prendersi tutto ciò che vuole. Il prossimo si piglia sia la borsa che la mitragliatrice. Così si diverte tantissimo.
Tanto adesso noi siamo sopravvissuti. Sono fiero di annunciarvi che siamo ancora vivi. Incredibile. Adesso muoio. Veramente succede qualcosa. Ogni volta che lo dico siamo vivi e succede qualcosa. Proviamoci ragazzi, proviamoci. Faccio un tentativo. Chiave distretto. Qua però mi trigger il fatto che non ci sia la cassone, mentre invece nel remake l'hanno aggiunto un cassone qua, perché qua era utile il cassone. Era tanto utile il cassone qua. Cosa c'è qui dentro sta stanza? Ah, dei proiettili belli, simpatici voglio dire. Dei proiettili di... Yeah, spooky House of Jumpers, Jumpscares. No, un gioco così non me la aprirei mai. Ma io... No, io l'ho provato tempo fa. Cavolo, fino a un certo punto è bello, poi diventa di un'inquietudine. Cioè, si mischiano cose giapponesi con storie horror. Ma è una cosa particolare. A parte prendere questa cosa qua, il resto è uno spreco di tempo. Me lo ricordavo come una stanza più utile, onestamente. Forse è utile nel file B. Forse è utile nel file B. Non è quello che penso. Andiamo ragazzi. Devo raggiungere la porta... La porta che porta. Comunque, se dovessimo dirla giusta, è il primo vero gioco horror che tutti quanti almeno hanno provato una volta, è stato il primo coso. Cioè? Il primo Slender. Ma no, ma non giocherei mai. Dico per PC, il primo horror che è diventato famoso. Ma cosa? Ma perché? Ma c'è sempre stato pieno di giochi horror su PC. Sì, ma ricordati che cosa che... è famoso per via della figura, ma come gioco in sé è mediocrissimo, è un gioco mediocre. Cioè. Ma Slender conta che ha avuto magari come si chiama? Ha avuto anche le mappe, ovvero ad esempio la mappa dentro la scuola. Ed era se una hanno cosa fatto che... delle mappe è un altro conto, io parlavo del gioco base. Vabbè, il gioco base, Jack, era letteralmente una caccia ai indizi sperando che cosa non ti... Ma poi non so se poi ti prendeva lo stesso in ogni caso, mi sembra. No, allora, tu dovevi... Cioè, lui cercava di prenderti mentre raccoglievi le cose. C'è un altro di questi, perché... Io provo, e se lo schivassi? E se lo ignorassi? Facciamo finta che non esiste? Il leaker non esiste, sono nella mia mente. No, cavolo, mi sa. Ho già capito. È bello. Il leaker non esiste nella mia mente. È come la scena di... Ma è ancora vivo! Chiedimi se sono felice, là, che era... No. Non è chiedimi se sono felice. No, chiedimi se sono felice. Quando... Cosa diceva... Cosa non esiste, suo marito non esiste. Cosa non esiste, suo marito non esiste. A un certo punto si vedeva Aldo, iniziava a vedere le persone trasformarsi. Ho fatto bene a portare l'accendino qua perché serviva. Invece se Singai mi sente, Singai, io ti vorrei consigliare, se te lo riesci a recuperare, Madfather, che come horror... Bello Madfather. Ma lei non è un fan degli horror, però Sink aveva detto che non è una grande fan. Però cavolo, Madfather, devo dirlo, Madfather è un horror che mi ci sono appassionato grazie a Favicei, però di per sé io l'ho giocato prima che lo conoscesse lui, onestamente, è un gioco talmente vecchio che... Allora, io ho giocato, mi sembra, a Madfather e ce n'era un altro che ora non mi ricordo il nome. No, Spray no. Che era praticamente questo qui, era una sorta di cosa a mo' di sempre scuola giapponese, roba così, in cui dovevi praticamente viaggiavi tra il nostro mondo e il mondo quello dei non morti, ed era bellissimo, cioè, sì, la trama di queste cose sono sempre bellissime, queste trame così, perché là forse poi dovevi allora un attimo ragazzi, ho bisogno di concentrarmi un istante perché ho avuto un'idea. Allora devo ricordarmi io mentalmente cosa devo fare. Io devo fare il giro, devo portare su nella stanza della biblioteca, quindi devo tornare di qua, devo portare quello, ho già la manovella, devo ancora prenderla. Porco cane, devo prendere la manovella. E non solo quello, perché adesso l'ho messo male come hai visto. Mi serviranno anche dei proiettili perché ho finito. No!
Maledetto, porco finalmente, Ma finalmente ti ho trovato, maledetto. Ragazzi, torno indietro, torno indietro. Sapete perché torno indietro? Perché non ho pensato alla cosa più logica di tutte. La cosa più logica è usare le acide contro i leaker. Perché non l'ho fatto prima? Finalmente l'ho trovato, Io, maledetto. un attimo lì, ho bisogno di concentrazione mentale, scusa. Chiedo scusa. Ok, mi fa fuori con un colpo. Qualcuno così sporadico, ma se posso Ragazzi, ma è rifarmi- che devi avere nella mente tutto il percorso. Devi avere nella mente tutto il percorso, ma proprio tutto il percorso per riuscire a fare tutto. Proprio deve essere tutto nella tua mente. Pensa a te. Se non lo fai così, non va bene. Ghost Watchers io. Ghost Watchers ha detto lei. No, è Dread Out si chiama il gioco. Dread Out. Dread Out. Bel nome. Ed è praticamente... Ora devo farmi l'intera strada a ritroso. Devo andare appunto a un cassone per posare della roba e sistemarmi. Ma non sono più ferito. Ma non c'ho il solito problema. Potrei farcela, potrei... Ah no, mi serve la manovella, giusto. Ok. Allora, scusami se sto parlando a voce alta dei miei ragionamenti, ma è necessario. Devo prendere la manovella, quella non Allora, Ghost Watcher ne avevo sentito parlare, ma non era quello lì. Questo qui si chiama Dread Out e letteralmente è come il gioco che ha detto Jack, ovvero Project Zero, ma molto diverso. Sembra amatoriale come il gioco perché è perché tu lì non è, sai, come dice, cioè vivi le cose, puoi vivere le cose sia in prima persona che in terza persona, ma soprattutto lì tu puoi fare sta cosa qui, delle foto per cacciare via i fantasmi. Sto facendo lo schema mentale, ragazzi, della strada che devo fare, scusami. È una roba assurda, non è così assurda, però... E infatti lo sto vedendo ora che fai i disegnini su in aria. I disegnini in aria, esatto, come i bambini. Per indicare alle mosche dove andare per non non sto parlando con le mosche, sto parlando con non la trovo, la manovella dove l'ho filata? Qua, l'ho filata qua. Ok, dovrebbe esserci tutto, speriamo ragazzi, perché se ho sbagliato qualcosa devo fare tutto di nuovo. Se riesci, recuperati Dread Out. Ma io o lei? Io o lei? Più avanti, dico. Ma c'hai con me? Ok. Dico più avanti. Recuperati, perché mi sa che Dread Out è uscito anche per PlayStation. Ma perché non giocare i Project Zero a sto punto? Perché giocare un gioco più amatoriale se non, cioè quando hai la possibilità di giocare? Ma no, sì, ma io io ti dico prima porti uno e poi nel caso prova a portare anche l'altro. Ma perché c'è un altro leaker, ragazzi? Perché ci sono tutti per questi vedere leaker? un poco come sono, cosa trovi di diverso in uno, cosa trovi di diverso nell'altro. Allora, questo per fortuna abbiamo usato. Questi non ci interessa se tornano, questi non ci interessa. Tanto. Non Sì, io devo vedere una cosa, ora che ci sono, io dovrei vedere una cosuzza. E mi spiace che lei è più lungo il percorso rispetto a Leon, è più lungo perché Leon qua se la giostrava scendendo allegramente da lì, scende dal buco, ma lei non scende dal buco. È difficile. Devo cercare. Brava Claire, ragazzi, che mira. Medfather 3D. Ragazzi, le acide funzionano benissimo di munizioni contro i leaker. Usate sempre le acide contro i leaker. Sempre. Ecco come si chiamava quell'altro gioco. Come? Misao, ecco come che si chiamava. Misao, sì. Misao, questo era bello pure. Avevo giocato anch'io ai tempi. Era sto gioco, come ti ho detto, Misao, era sto gioco che era o il prequel o il sequel di cosa? Porco due. Dai, questa parola che YouTube ti ho detto che capisce è una parola brutta. So che tu non la dici, però se puoi evitare di dirla. Non dice perché cioè YouTube capisce il contrario. No. Ovviamente deve andare a capire quello che non dice, cioè incredibile, non è che capisce quello che lui dice. Se vedete i sottotitoli
Poi È del 2012 il gioco, cioè il gioco è del 2012, però comunque non è un gioco, sai, dici che è brutto, però ma 2012 non deve essere brutto, perché è brutto, scusami. Sono giochi fatti con RPG no, Maker. sai, molti dicono, ah, i giochi del 2012 Sto giocando un sono gioco del 98, io sto giocando 97-98. i giochi del... Io sto giocando un gioco del 98, mi piace da impazzire, ragazzi. Siamo qua tutti per questo gioco bellissimo. Il No, 98. what? Perché hanno fatto il remake Ho bisogno di un po' di incoraggiamento, ragazzi. Sto pezzo è tanto difficile. Quello che devo fare adesso. Devo scendere di nuovo là. No, non è difficile, scusatemi. In realtà no, perché è proprio qua. È proprio qua vicino. Devo solo andare lì. Perfetto. Devo andare nella stanza di Irons. Devo andare lì. E il problema è che devo prendere i proiettili, perché qua ci sarà un boss. Però prima occupiamoci di questo simpaticissimo leaker, che so che... Ma perché la devo sprecare così? Venga lì. Bello, ma l'ho mancato. Ma perché? Oh, io ci sto provando in tutti i modi, sto leaker è veramente... Venga lì. Oh, pazzesco, ho preso il volo, ragazzi, ho preso il volo. Dopo 30 tentativi, dopo 40 miliardi di tentativi, ecco qua. Ce la possiamo fare. Spero di trovarlo sulla chiavetta. Lio, ora ti conviene controllare qua che arriviamo alla fase, la fase tosta. Spero. Boss fight. Un attimo che sto controllando una cosa veloce. Quale mi conviene di più usare contro un boss? Mi conviene usare questi qui, le granate a napalm? Secondo me sì, sono più potenti. Usiamo il Dici napalm. quando un boss... Com'è il boss prima di tutto, Jack? Boss piccolo, boss no, grande? sono tutti grossi boss. Tutti grossi. È un boss arrabbiato, diciamo così. Ti basta come definizione, arrabbiato, no? Incazzato come una faina o incazzato come un animale? Come entrambe le cose e anche un po' come Godzilla. E allora quella napalm sono perfette, l'animaccia sua, maledetto che non vuole entrare. Chi non vuole entrare? La chiavetta. La chiavetta che non... Scraziato maledetto. mi raccomando, non tirare parolacce, anche se non hai usato. Ok. Scraziata. Allora, abbiamo il grande momento, guardate. Scena. Claire, vedi che lei ci aspetta. Sherry, you're Anche il sound. okay. I'm glad to see you safe. Nelle corne. Sì. Ma tutto qua? Tutto sto casino? Non dire parolacce, non chiamo la polizia. Scraziato Dire maledetto. parolacce, chiamo la polizia, il sound. Ci ha pure lasciato un memo qua. Posta al capo. Ok, siamo arrivati. Siamo dal boss. No! Cioè, adesso devo portarmi dietro Sherry. Ma quell'elicottero è finito il muro. Sì. La Panzer, secondo me, farebbe un atterraggio incredibile. Non avrebbe mai fatto un errore del genere, Panzer. Panzer avrebbe preso a se gli arrivava, visto che c'era un mitra, un tipo col mitra che sparava verso l'elicottero, Panzer gli avrebbe lanciato Kamehameha e l'avrebbe distrutto in una maniera incredibile. Ci credo lui. Allora, bene. Arriva il boss, adesso andare un po' più piano perché c'è Sherry. Ecco qua, bei suoni. Questa è la scena che piace tanto a Lio. Questa qui è la scena proprio che Lio si sente appassionato di questa scenetta. Che ai tempi ci faceva schifo, oggi ci viene da ridere, ragazzi. Oggi ci fa ridere onestamente. Eccolo, è arrivato il boss. Eccolo lui. No, su qualcosa non c'è disgraziati. Disgraziati. Malefici, sì. No, perché sto gioco lo volevo scaricare da cosa, da come si chiama? Da IndieDB e mi dice che non si può scaricare perché questi qua gli hanno fatto cose su Steam. Siamo arrivati alla scena, un attimo Lio, guarda qua, che è importante questa. Mi dà fastidio che la chiama bambola. Calm down. Moriremo tutti. What happened?
You couldn't possibly understand. Che poi magari il finale di Medwater Clio, siamo alla scena. Clio, aspetta, siamo alla scena clou del gioco, che è una delle mie preferite. Sapete ora tu colpetti un So it's true. You have been working with Umbrella. Then you must know about the G-Virus. What is it? Tell me! You must know. It's the agent that can turn humans into the ultimate bioweapons. Superior to the T-Virus in every way. Vedi quell'elicottero finito sul muro della stazione? Era Panzer il L'avevo pilota. letto, sì. Ma Lio, guarda questa scena. È troppo bella questa scena. Però William Birkin sono sicuro che hai visto la sua pampina. Oh, ma c'è ancora la gatta. Ok. Non è la gatta. Ah, l'altra gatta. Beh, a me c'è sempre la widescreen. Ma tu non ti sei accorto della gatta che era affacciata alla finestra, no? Sì, guarda fuori, lo so. Umbrella must be trying to cover its tracks. Va, ti sta buttando giù tutto, Jack. Non fa niente. Take you with me. Ma non butta giù. Eccolo. Ha una leggera nausea. Sì, vero. Wow, scena spulellosa. Ciao Irons! Ci mancherà, vero? Era una brava persona, no? È considerato il personaggio più spregevole di tutti i Resident Evil. Molti sono d'accordo su sta cosa. Irons è veramente considerato spregevole. Invece che qui mi dà dei proiettili acidi. Forse meglio gli acidi. No, gli acidi mi sono tanto comodi quelli lì che onestamente. Devo trovare il gioco. Sicuramente l'avrò messo in qualche chiavetta. Però mi ricordo di non. Una scala che scende, grazie. Una scala che scende, la scala che sale. Che belle frasi. Va bene, siete pronti? Boss, l'avevo promesso oggi. La boss fight che segna la metà del gioco. Ma che carino che è. Con quelle robe verdi che spuntano. C'ho Duolingo che. Duolingo arrabbiato, vero? No, che si mette a piangere, che dice oggi è il giorno in cui ritorna a studiare, vero? No, Duolingo si è messo a piangere. Duolingo c'ha una roba, cioè ha l'icona che piange. Non so perché. Sì. Ce l'abbiamo tutti, anche chi lo fa, ce l'ha. Ma a sto punto veramente mi fiderei di quello che mi consiglia la stessa gioco che ti ha messo. Bravo Jack. Ma come ho fatto a mancarlo? Aiuto. Arriva. 1, 2, 3, 4, 5. Oh no, l'ultimo no. 5. Ancora vivo. 6. Ora però c'ho ste parassiti che... Ma cosa mi è successo? Ma non va giù! Si sono attaccati i parassiti? Vai. Ma no! Non so cosa è successo, ragazzi. Ok, l'ho sconfitto. Peccato per i parassiti che sono... Ah, devo andare da Sherry, giusto? Povera Sherry, me la sono lasciata in giro. Siamo anche feriti, ma non è niente. Una feritina, ragazzi, è solletico, fa solletico lei. Solo una ferita. Raga, una feritina. Dissanguato tutto. Ma sì, ma se la cava lei è la maestra della sopravvivenza. Cioè, ha soltanto una ferita, quella non ne fa nulla. Fa solletico, davvero. Io ci credo perché Claire, tra l'altro, vedete che non la curo mai, una cosa poverina, lascia sempre in condizioni. Dico, ma non sprechiamo erbe, che poi ne ho 300 miliardi, potrei usare tutte le erbe che voglio, ma non lo faccio perché dico, ma sì, dai, che sta bene. Tutta salute. Va bene, ok. A parte gli scherzi, il file là non è terribile, stiamo iniziando a ragionare, so, dato da me che non ho neanche preso. Riesci di nuovo, sia Medfather che... Ma Medfather l'ho già giocato, come ti ho detto, però lo potrei portare, hai ragione. Potrei portarlo, ma è bello, Dai, allora, non è tanto coso, non è tanto pesante, cioè saranno... È pesante a livello di trama, dei momenti pesanti, però. Cioè, vabbè, a livello di trama è pesante, ma io dico non è pesante a livello di memoria, ovvero... Ma va! Pochi mega.
Ma lo so, è un gioco fatto con RPG Maker. We should be able to find someplace safe if we could just make it out of Poi town. questo qui, vabbè, Dread Out, se te lo riesci a Ma io recuperare. ho detto, no, piuttosto gioco uno Project Zero, perché devo giocare un Project Zero amatoriale quando ho la possibilità di giocare a uno vero. Comunque eccoci qua. Ci siamo ragazzi, ci siamo. Ti direi Juon, Leon, are you still there? che è sempre per PlayStation. No, mi hanno spaventato da morte i film di Juon. Mamma mia, mi hanno spaventato da morte. It'll be all right. Trust me. Terribile. We found a Io, way to the sewer. minchia, Follow us later. non mi ricordo. Juon è super spaventoso. Claire, wait! In una chiavetta che forse si è rotta c'aveva i film di coso, no? Che palle. Di che film di cosa? Di Juon? Il film quello là dove c'era cosa, Samara che affrontava Juon, porco tu, era bellissimo. Ma era canonica. no? Samara contro... Ma poi Samara, scusatemi, non è manco il suo nome vero. Samara è il nome Allora... lei si chiama un altro nome, Sayoshi, mi sembra qualcosa del genere. Era Sadako con Dayano, Sadako. È Sadako, infatti. me lo ricordavo bene. La bambina E contro il bambino, c'erano- praticamente. No, praticamente erano le due ragazze. Ah, sì. Quella della cosa, Sì, ma il Da come si Juon chiama? è un maschio, il cattivo di solito, il Juon, diciamo, non è... quella della come si chiama, della cassetta, e l'altra era quella forse che stava nella casa maledetta. Ma era un maschio, non era una femmina. Quello lì. No, allora c'era anche il bambino, però Sì. quello lì, quelli che fanno affrontare di più sono le due ragazze, perché Ah, ok. siccome qualche volta le scambiavano per le stesse, Ma no, sono diverse. praticamente hanno fatto in modo che le due si affrontassero in come si chiama? Sì, guarda che aspetta che c'è la scena più stupida del gioco, devo farti vedere, guarda. L'ho già fatta vedere anche la prima volta che ci ho giocato, ma guarda quanto è stupida sta scena. Per me è veramente una scena... Ah sì, l'ho vista con lei che viene Ma guarda, quanto è probabile questa cosa da 1 a 10? Vabbè, lei, ho Vabbè, capito, sì, sono io- distratti perché è arrivato il vabbè, questione. no, dico, vabbè, sei una ricoglionita, non è colpa di nessuno, però È quello che sto dicendo anch'io. Ecco. Run! Guarda, la grande fuga, direi. Beh, adesso sta prudente. Cioè, secondo me non è proprio immaginabile una cosa del genere. Cioè, è contro ogni legge della fisica. Guarda. Contro ogni legge della fisica. Considerato che non è una roba che ti sta assorbendo. Si apre e la tira su. Così. Vabbè. Where are you? comunque Sherry! poi cade come un peso morto lì. Sì. Va bene, andiamo. Però comunque ti stavo dicendo, cioè, che io ti direi poi cioè, se te lo recuperi ti dico, il finale è la roba più da film tamarro mai visto prima. Cioè, se due che non ti dico cosa succede, però queste diventano un'entità sola. Una delle, diciamo, protagoniste di sto film letteralmente impazzisce perché Ah, ma la stai essendo dicendo che- anche un po' troppo, mi sa. Stai dicendo... No, è quasi il finale. guardatelo e poi Ti credo. Dai, siamo arrivati... Ok. Che poi Sherry è diversissimo il gameplay qua con Sherry, è diversissimo rispetto a quello di Ada. Ah, me lo ricordo le altre volte... Ecco, cominciamo. Ogni volta, ragazzi, vengo beccato da sti parassiti odiosissimi. Ogni volta, ma non posso farci nulla. Che cosa ci puoi fare? Vero? La voglia. Ma basta! Guarda che roba, sono rimasto bloccato. Ok. Siamo vivi. Oh, siamo vivi. Povera Sherry. Vivi ma non troppo, diciamo così. e da qui non si può scaricare. È stata morsicata dai cani. Ecco la medaglia del lupo o dell'unicorno? Beh, non è del lupo, medaglia del lupo. Devo trovarla tramite chiavetta, maledizione. E adesso arriva la scena. Ah, è crollato anche questo. Ragazzi. Ma cavolo. Tutte a lei succedono. Tutte a lei. Incredibile. Claire? Beh.
Vediamo Comunque se- qua so già che ci vorrà la manovella quando torno. Eccolo, è arrivato il bambo. Papà! Otosan! È arrivato Otosan. Papà. Il papà è un buon, non è un buon padre, purtroppo. Lo sta facendo sghiacciare gnac gnac con i suoi parassiti. Ok, bene. Dobbiamo andare di qua. Claire, nel frattempo, non urla neanche. Oh, Sherry, se ne va e basta. Non ne frega nulla. Altro da fare, beh. Ti prego, fa che sei in italiano. Allora, Vabbè, arrivederci, una di grazie. queste... Ma perché la vuoi in italiano? Ma che se ne frega anche se in inglese. Se ne frega. No, ho sbagliato io a dire, stavo dicendo. Ah. Speriamo che sia in inglese. Ma perché se poi in che giapponese, a capirlo senza sottotitoli No, il giapponese. Allora, il capisco. giapponese è difficile. Dico, il giapponese è difficile. Ok, scaricato, quindi adesso ce li ho entrambi. E possibilmente domani si ritorna Super Medio Father, che come serie io l'ho amata. Non sono riuscito più a portarla avanti, però l'ho amata quella serie. Ok. Allora, Che poi devo dirtelo, Jack, la cosa che lui abbia fatto, ovvero di voler, come si suol dire, non fa mica bene qua. Aspetta. cioè di voler trasformare la madre in una sorta di bambola, è stato, cioè, quando si dice proprio le cose psicotiche, stronzate varie, Parecchio. cioè, Ok. Allora, siamo messi bene qua, siamo messi bene. Io a sto punto, ragazzi, se ricordo bene, prima di tutto, vabbè, la cosa più importante qua, siamo... Perché sono così lento? ti volevo dirti che sono quasi le 7 meno Lo so, qualcosa, infatti sto perché- aspettando di sto salvando e sto ponderando una cosa utile per dopo, però porco cane non mi ricordo se c'è un altro salvataggio o no. Vorrei prendermi, a sto punto vorrei posare i proiettili e prendermi dietro la balestra. Non lo so, ragazzi, come me la caverò con la balestra. Stavo Ci posso immaginando- provare, sembra una cavolata, una delle tante cavolate che faccio io, ma mi sembra che vada bene. Sarà Come una... sarebbe, dico, come sarebbe un Astrobot, cioè un personaggio di Astrobot ispirato a coso? A Ah? Medfad. non... Cavolo. Sarebbe particolare, ma sarebbe uno dei pochi cosi che adorerei. Aspettate che devo Perché- prendere, mi sa l'accendino qua. Perché No, sarebbe prima provo a vedere se c'è proprio- qualcosa, se posso. Se non posso, piglio l'accendino. Ma secondo me servirà l'accendino qua. Sto cavolo di accendino serve sempre, Sempre. Allora, domani Need for Speed Undercover. Oh, Need for cosa? Speed Undertaker. Che cavolo mi ha pure magnato questo. Need for Speed Undertaker è bellissimo. Sherlock Holmes quando Jack lo squartatore, che devo riuscire Ok. a scoprire chi cavolo è Jack lo squartatore. Ah, perché c'è un personaggio, è uno dei personaggi cattivo del gioco. Allora, ci sono due giochi che uno non sono mai riuscito a trovarlo nemmeno in CD e lo vorrei ritrovare, ovvero il Sherlock Holmes contro Lupin III, che sarebbe una serie che avrei sempre voluto portare, e poi questa che c'ho in CD che è Sherlock Holmes vs contro Jack lo squartatore. E questo mi sa che a te come gioco ti potrebbe anche Sì, piacere. sì che potrebbe piacere. Certo. E non so se su No, sono già qua. Salvo. Perché sono già qua. non so se c'è su PlayStation o se Ma no, su sono un pirla io, scusatemi. Non serviva. Ho sbagliato stanza. ovvero su Steam, ci dovrebbe essere il gioco in vendita. E io penso che per uno con un cervello come il tuo, cioè che pensa a cose pazze, penso che quel gioco diventerà il coso, diventerà Io ho il suo giocato. reliquario. Ho giocato uno di Agatha Christie. C'è sti cavoli di enigmi ovunque. Bello, A proposito di reliquie, che adesso mi è venuto in mente. Ma lo sai che adesso che cosa, che come si chiama? Che
Oh. Ho Com'è che si sbagliato? chiama? Ho sbagliato? Oh, No, giusto. Cosa? Io in tutti i Resident Evil ci sta l'accendino. Lo prendo perché so che serve. Esatto, esatto. Quando lo metto nel magazzino, pensando che non serve. Esatto, è sempre così, Xin, che mi fanno impazzire sti accendini, sti giochi, veramente. Allora, qua comunque mi sa che mi conviene farlo la prossima volta, perché, ripeto, qua ho salvato che posso tornare indietro nel caso che vada male. E qui è bello, qui veramente siamo a metà gioco. E sì, la prossima settimana, credo sia la settimana prossima, lo finisco ragazzi, vediamo il finale di Claire A e poi salveremo. Che poi in realtà a me piace talmente tanto questo gioco che io non smetterei mai di giocarlo, perché mi piace, però ragazzi è ora di staccare, purtroppo, perché io mi sto divertendo tantissimo, veramente. E adesso quindi dicevo che appunto adesso da oggi ho anche Assassin's Creed Mirage, vediamo un attimino com'è l'introduzione e tutto, perché non faccio l'intro ma solo per farlo girare. Ovviamente 3 miliardi di... Okay, non lo so, io sono fan dei giochi open world, perciò è un ritorno che io non ero di quelli che voleva un ritorno alla vecchia scuola, al gioco stealth, però alla fine se l'hanno fatto bene con le vecchie meccaniche ma migliorate può anche essere buono, infatti non escludo nulla. Diciamo che è molto molto interessante. Ubisoft Anvil, ma che studio è? Ubisoft Presents. Sembra bello però. No, ma sembra interessante da qua, poi me lo vedrò. Non posso neanche saltarlo. Ma da quando non puoi neanche saltare l'intro? No, tutte le volte che accendo il gioco devo vedermi sta roba. Sono 15 secondi di caricamento. Jack, un secondo solo, che stavo vedendo ora un video in inglese di uno che mi ha citato in un video sotto una risposta che avevo fatto. Ma anche a me lo fanno sempre. Mi stanno rispondendo a un commento che ho fatto 6 mesi fa. Aggiornamento nuova partita. Poi al volume alto. Domani invece c'è Astrobot col mitico Andre, col Babalò. Comunque aveva ragione Xink, mi permette un attimo di fare lo shoutoutino a voi. Vi ringrazio per aver tenuto compagnia tutto il tempo. Allora, poi vedremo. Devo fare modalità grafica. Prestazioni, qualità, prestazioni. Luminosità, se è meglio alzarlo un po'. Soggetto di merda. HDR. Perché non me lo dai l'HDR? Contrasto. Poi, vedere. Sangue, sì! Con chi è che toglie il sangue? No, assolutamente. Calibrazione. Lingua interfaccia italiano, certo. Grande. Lingua, voce. Facciamo ovviamente come sempre in inglese, ragazzi, da me Assassin's Creed esiste. Oh boy, devo scaricare il pacchetto. Perché non me lo dà automaticamente? Io ho messo che la mia lingua principale. Ciao Piero! Oh, ho finito con Resident Evil oggi, però siamo a un punto. L'hai vista Claire? L'hai vista Claire col vestito nuovo? Ce l'ho fatta, a liberarla. Dimensioni icone. No, ma anche no, grandi non mi dispiace. Icone grandi, dimensione testo grande. Tutto gigante, ragazzi, sto provicchiando un attimo. Ah, non l'hai vista? Allora te la devo far vedere. Dammi un attimo che scarico sto pacchetto. Sì, vabbè, io non capisco sta lingua. Ok. Boh, ci sono tutti decodificati, no? Non capisco, cosa vuol dire? Visualizzazione? Sì, assolutamente. Ok, perfetto, boh, chiudo Assassin's Creed e faccio vedere subito a Piero. Io metterò in pausa Primal. Cavolo, sei a buon punto, eh? Quindi iniziamo subito con Assassin's... iniziamo subito il progetto, c'è il buon Fox. Domani vuol dire... Cioè, ma quando è... Ok, allora... Sai che io poi mollo tutto quando arriva... l'ho già avvisato il mio amico, il buon Baba. Ho già avvisato che quando vengo ospite io mollo tutto per un po' sui pomeriggi. Poi vabbè, da me la posso fare o alla sera o alla mattina. Probabilmente la mattina, perché la sera avrei troppi problemi. No, ok, quindi assolutamente Xink. Guarda, faccio vedere. Guarda, finalmente Claire ce l'abbiamo. Guarda il vestito, Let Me Live, c'è scritto su questa. Vedi, Let Me Live, un'altra citazione dei Queen. No, qui non. Grande Piero, visto? E questa qui è Claire con la bandana. È incredibile. Vabbè, perfetto, ragazzi, posso anche staccare. Allora passo ai saluti e ringraziamenti.
ovviamente soprattutto a nessuno, a tutti ringrazio. Ovviamente partiamo con il buon Lio, che è stato il supporter. Oggi mi ha sentito che scleravo con la capture card prima di partire. Xinkei, sono dei fantastici canali, mi raccomando iscrivetevi a cara Xinkei, iscrivetevi al buon Lio. È un consiglio che è carina, infatti questa bandana è tosta. E salutiamo la gatta Wise che è qui sul letto. Salutiamo anche la Eiji che sta scavando e salutiamo Puma Logico Aure Lord, che è il grande elefante con le scarpe della Puma, che è un mito, è veramente un mito, è un mitico Mi metto elefante. con Excel per aiutare Simone. Diciamo che sono bombati perché sono caduto nella tappa dei E quindi vi ringrazio, ciao a tutti, buona serata, ci vediamo domani, Ciao. ore 17 con gioco a sorpresa, no, Astrobot. Ciao a tutti, ciao, grazie ancora, grazie mille.